tutte le tue chiese che sono nel mondo e ti benediciamo perché con la tua santa croce hai redento il mondo. Cari fratelli e sorelle, il Signore vi dia la pace. Celebriamo l'ufficio delle letture e le lodi della memoria di San Gregorio Magno, Papa e Dottore della Chiesa. I testi sono dal proprio dei Santi, dal Comune dei Dottori e i Salmi dal mercoledì della seconda settimana. Consacriamo a Dio le primizie di questo giorno ed affidiamoci al suo servo San Francesco. Signore, apri le mie labbra. La mia bocca proclami la tua lode. Venite, adoriamo Cristo Signore, fonte di ogni sapienza. Venite, adoriamo Cristo Signore, fonte di ogni sapienza. Del Signore è la terra e quanto contiene, l'universo e i suoi abitanti. È Lui che l'ha fondata sui mari e sui fiumi l'ha stabilita. Chi salirà il monte del Signore? Chi starà nel suo luogo santo? Chi ha mani innocenti e cuore puro? Chi non pronunzia menzogna? Chi non giura a danno del suo prossimo? Venite, adoriamo il Signore, fonte di ogni sapienza. Egli otterrà benedizione dal Signore, giustizia da Dio sua salvezza. Ecco la generazione che lo cerca il tuo volto, Dio di Giacobbe. Venite, adoriamo Cristo Signore, fonte di ogni sapienza. Sollevate porte i vostri frontali, alzatevi porte antiche, ed entri il Re della gloria. Chi è questo Re della gloria? Il Signore forte e potente, il Signore potente in battaglia. Venite, Adoriamo Cristo Signore, fonte di ogni sapienza. Sollevate porte i vostri frontali, alzatevi porte antiche, ed entri il Re della gloria. Chi è questo Re della gloria? Il Signore degli eserciti è il Re della gloria. Venite, adoriamo Cristo Signore, fonte di ogni sapienza. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Venite, adoriamo Cristo Signore, fonte di ogni sapienza.
Strumento di Cristo noi siamo, cresciuto nel sole di Dio, nell'acqua del fonte impastati, segnati dal crisma divino. In pane trasformaci, o Padre, per il sacramento di pace, un pane, uno spirito, un corpo, la Chiesa una santa, o Signore. O Cristo Pastore glorioso, a te la potenza e l'onore, col Padre e lo Spirito Santo, nei secoli dei secoli. Amen. Nell'intimo soffriamo, aspettando la redenzione del nostro corpo. Ho detto, veglierò sulla mia condotta, per non peccare con la mia lingua, porrò un freno alla mia bocca, mentre l'empio mi sta dinanzi. Sono rimasto quieto in silenzio, tacevo privo di bene. La sua fortuna ha sappesperato il mio dolore. Ardeva il cuore nel mio petto, al rispensarci è diventato il fuoco. Allora ho parlato, rivelami, Signore, la mia fine, quale sia la misura dei miei giorni, saprò quanto è breve la mia vita. Vedi, in pochi palmi hai misurato i miei giorni. La mia esistenza davanti a te è un nulla. Solo un soffio è ogni uomo che vive, come ombra è l'uomo che passa, solo un soffio che si agita, accumula ricchezze e non sa chi le raccolga. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Nell'intimo soffriamo, aspettando la redenzione del nostro corpo. Ascolta la mia preghiera, Signore, non essere sordo al mio pianto. Ora che attendo, Signore, in te la mia speranza, liberami da tutte le mie colpe, non rendermi scherno dello stolto. Sto in silenzio, non apro bocca, perché sei tu che agisci. Allontana da me i tuoi colpi. Sono distrutto sotto il peso della tua mano. Castigando il suo peccato, tu correggi l'uomo, corrodi come tarlo i suoi tesori. Ogni uomo non è che un soffio. Ascolta la mia preghiera, Signore, porgi l'orecchio al mio grido. Non essere sordo alle mie lacrime, poiché io sono un forestiero, uno straniero come tutti i miei padri. Distogli il tuo sguardo che io respiri, prima che me ne vada più non sia. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Ascolta la mia preghiera, Signore, non essere sordo al mio pianto. Fiorente come un olivo, chi si abbandona in Dio. Perché ti vanti del male,
O prepotente nella tua malizia, ordisci insidie ogni giorno. La tua lingua è come lama affilata, artefice di inganni. tu preferisci il male al bene, la menzogna al parlare sincero. Ami ogni parola di rovina o lingua di impostura. Perciò Dio ti demolirà per sempre, ti spreserà e ti strapperà dalla tenda e ti stradicherà dalla terra dei viventi. Vedendo i giusti saranno presi da timore e di lui rideranno. Ecco l'uomo che non ha posto in Dio la sua difesa, ma confidava nella sua grande ricchezza e si faceva forte dei tuoi lati. Io invece, come olivo verdeggiante nella casa di Dio, mi abbandono alla fedeltà di Dio, ora e per sempre. Voglio renderti grazie in eterno per quanto hai operato. Spero nel tuo nome perché è buono davanti ai tuoi fedeli. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. fiorente come un olivo, chi si abbandona in Dio. L'anima mia spera nel Signore, E aspetto sulla sua parola. Dal libro del profeta Geremia. All'inizio del regno di Joachim, figlio di Giosia, re di Giuda, fu rivolta a Geremia questa parola da parte del Signore. Disse il Signore: va nell'atrio del Tempio del Signore e riferisci a tutte le città di Giuda che vengono per adorare nel Tempio del Signore tutte le parole che ti ho comandato di annunciare loro. Non tralasciare neppure una parola. Forse ti ascolteranno e ognuno abbandonerà la propria condotta perversa. In tal caso ti dirò tutto il male che pensavo di fare loro a causa della malvagità delle loro azioni. Tu dirai dunque loro, dice il Signore: se non mi ascolterete, se non camminerete secondo la legge che ho posto davanti a voi, e se non ascolterete le parole dei profeti miei servi che ho inviato a voi con costante premura, ma che voi non avete ascoltato, io ridurrò questo Tempio come quello di Scillo e farò di questa città un esempio di maledizione per tutti i popoli della terra. I sacerdoti, i profeti e tutto il popolo udirono Geremia che diceva queste parole nel Tempio del Signore. Ora quando Geremia finì di riferire quanto il Signore gli aveva comandato di dire a tutto il popolo, i sacerdoti e i profeti lo arrestarono dicendo: devi morire, perché hai predetto nel nome del Signore. Questo Tempio diventerà come Scillo e questa città sarà devastata, disabitata. Tutto il popolo si radunò contro Geremia nel Tempio del Signore. I capi di Giuda vennero a sapere queste cose e salirono dalla reggia nel Tempio del Signore e sedettero all'ingresso della porta nuova del Tempio del Signore. Allora i sacerdoti e i profeti
dissero ai capi e a tutto il popolo: questo uomo merita una sentenza di morte, perché ha profetizzato contro questa città, come avete udito con i vostri orecchi. Ma Geremia rispose a tutti i capi e a tutto il popolo: il Signore mi ha mandato a profetizzare contro questo Tempio e contro questa città le cose che avete ascoltato. Ora dunque migliorate la vostra condotta e le vostre azioni e ascoltate la voce del Signore vostro Dio, e il Signore ritratterà il male che ha annunciato contro di voi. Quanto a me, eccomi in mano vostra. Fate di me come vi sembra bene e giusto, ma sappiate bene che se voi mi ucciderete, attirerete sangue innocente su di voi, su questa città e sui suoi abitanti, perché il Signore mi ha veramente inviato a voi per esporre ai vostri orecchi tutte queste cose. Sappiate e considerate, se mi ucciderete, il sangue innocente cadrà su di voi, su questa città e sui suoi abitanti. Pilato si lavò le mani davanti alla folla. Non sono responsabile, disse, di questo sangue. Sangue innocente cadrà su di voi, su questa città e sui suoi abitanti. Dalle omelie su Ezechiele di San Gregorio Magno, Papa. Figlio dell'uomo, ti ho posto per sentinella la casa di Israele. È da notare che quando il Signore manda uno a predicare, lo chiama col nome di sentinella. La sentinella infatti sta sempre su un luogo elevato per poter scorgere da lontano qualunque cosa stia per accadere. Chiunque è posto come sentinella del popolo deve stare in alto con la sua vita per poter giovare con la sua preveggenza. Come mi suonano dure queste parole che dico, così parlando ferisco me stesso, poiché nella mia lingua esercita come si conviene la predicazione, nella mia vita segue la lingua, anche quando questa fa quello che può. Ora io non nego di essere colpevole e vedo la mia lentezza e negligenza, forse lo stesso riconoscimento della mia colpa mi otterrà perdono presso il giudice pietoso. Certo, quando mi trovavo in monastero, ero in grado di trattenere la lingua dalle parole inutili e di tenere occupata la mente in uno stato quasi continuo di profonda orazione. Ma da quando ho sottoposto le spalle al peso dell'ufficio pastorale, l'animo non può raccogliersi con assiduità in se stesso, perché è diviso tra molte faccende. Sono costretto a trattare ora le questioni delle chiese, ora dei monasteri,
spesso a esaminare la vita e l'azione dei singoli, ora ad interessarmi di faccende private dei cittadini, ora a gemere sotto le spade irrompenti dei barbari e a temere i lupi che insidiano il gregge affidatomi. Ora debbo darmi pensiero di cose materiali, perché non manchino opportuni aiuti a coloro che la regola della disciplina tiene vincolati. A volte devo sopportare con animo imperturbato certi predoni, altre volte affrontarli, cercando tuttavia di conservare la carità. Quando dunque la mente è divisa e dilaniata si porta a considerare una mole così grande e così vasta di questioni, come potrebbe rientrare in se stessa per dedicarsi tutta alla predicazione e il non allontanarsi dal ministero della parola? Siccome poi per necessità di ufficio devo trattare con uomini del mondo, talvolta non vado a tenere a freno la lingua. Se infatti mi tengo nel costante rigore della vigilanza su me stesso, so che i più deboli mi sfuggono e non riuscirò mai a portarli dove io desidero. Per questo succede che molte volte sto ad ascoltare pazientemente le parole inutili e poiché anch'io sono debole, trascinato un poco in discorsi vani, finisco per parlare volentieri di ciò che avevo cominciato ad ascoltare controvoglia e di starmene piacevolmente a giacere dove mi rincresceva di cadere. Che razza di sentinella sono dunque io, che invece di stare sulla montagna a lavorare, giaccio ancora nella valle della debolezza? Però il Creatore Redentore del genere umano ha la capacità di donare a me indegno l'elevatezza della vita e l'efficienza della lingua, perché per suo amore non risparmio me stesso nel parlare di Lui. Alle profondità delle Scritture trasse norme di azione e contemplazione e immise nella vita del popolo l'acqua viva del Vangelo. La sua voce continua a risuonare nella Chiesa. Come aquila colse dall'alto il senso delle cose, con la forza della carità provvide agli umili e ai grandi. La sua voce continua a risuonare nella Chiesa. Santa è la tua via, chi è grande come te, Signore? La mia voce sale a Dio e grido aiuto. La mia voce sale a Dio finché mi ascolti. Nel giorno dell'angoscia io cerco il Signore. Tutta la notte la mia mano è tesa e non si stanca. Io rifiuto ogni conforto. Mi ricordo di Dio e gemo, medito e viene meno il mio spirito. Tu trattieni dal sonno i miei occhi. Sono turbato e senza parole. Penso ai giorni passati. Ricordo gli anni lontani.
Canto nella notte mi ritorna nel cuore, rifletto e il mio spirito si va invagando. Forse Dio ci respingerà per sempre, non sarà più benevolo con noi, e forse è cessato per sempre il suo amore, è finita la sua promessa per sempre. Oh Dio, aver dimenticato la misericordia, aver chiuso nell'aira il suo cuore. E ho detto, questo è il mio tormento, è mutata alla destra dell'Altissimo. Ricordo le gesta del Signore, ricordo le tue meraviglie di un tempo, mi vado ripetendo le tue opere, considero tutte le tue gesta. O Dio, santa è la tua via, quale Dio è grande come il nostro Dio. Tu sei il Dio che opera meraviglie, manifesti la tua forza fra le genti. È il tuo braccio che ha salvato il tuo popolo, i figli di Giacobbe e di Giuseppe. Videro le acque, Dio, ti videro, ne furono sconvolte, sussultarono anche gli abissi. Le nubi rovesciarono acqua, scoppiò il tuono nel cielo, le tue saette guizzarono. Il fragore dei tuoi tuoni nel turbine, i tuoi fulmini rischiararono il mondo. La terra tremò e fu scossa. Mare passava la tua via, i tuoi sentieri sulle grandi acque, e le tue orme rimasero invisibili. Guidasti come gregge il tuo popolo, per mano di Mosè e di Aarone. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Santa è la tua via, Chi è grande come te, Signore. Il mio cuore esulta nel Signore, è Lui che umilia e innalza. Il mio cuore esulta nel Signore, la mia fronte si innalza grazie al mio Dio. E apre la mia bocca contro i miei nemici, perché io grido nel beneficio che mi hai concesso. Non c'è santo come il Signore, non c'è rocca come il nostro Dio. Non moltiplicate i discorsi superbi, dalla vostra bocca non esca arroganza, perché il Signore è Dio che sa tutto e le sue opere sono rette. L'arco dei forti s'è spezzato, ma i deboli sono rivestiti di vigore. I sassi sono andati a giornata per un panno, mentre gli affamati a casasco di faticare. La sterile ha partorito 7 volte e la ricca di figli è sfiorita. Il Signore fa morire e fa vivere, scendere all'inferno e risalire. Il Signore rende povero e arricchisce, abbassa ed
alza il povero dalle immondizie, per farli sedere con i capi del popolo e assegnare loro un seggio di gloria. Perché al Signore appartengono i cardini della terra e su di essi fa poggiare il mondo. Sui passi dei giusti egli veglia, ma gli empi svaniscono nelle tenebre. Certo non prevarrà l'uomo malgrado la sua forza. Al Signore saranno abbattuti i suoi avversari, l'Altissimo tuonerà del cielo. Signore giudicherà gli estremi confini della terra, al suo re darà la forza ed eleverà la potenza del suo Messia. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, e i secoli dei secoli. Amen. Il mio cuore esulta nel Signore, è Lui che umilia e innalza. Signore regna, esulti la terra, gioiscano le isole tutte, nubi e tenebre lo avvolgono, giustizia e diritto sono la base del suo trono. Davanti a Lui cammina il fuoco e brucia tutti intorno i suoi nemici. Le sue folgori rischiarano il mondo, vede e esulta la terra. Monti fondono come cera davanti al Signore di tutta la terra. I cieli annunziano la sua giustizia e tutti i popoli contemplano la sua gloria. Siano confusi tutti gli adoratori di statue e chi si gloria dei propri idoli. Si prostrino in lui tutti gli abdei. Ascolta Sion e ne gioisce, esultano le città di Giuda per i tuoi giudizi, Signore. Perché tu sei, Signore, l'Altissimo su tutta la terra. Tu sei eccelso sopra tutti gli dei. Odiate il male, voi che amate il Signore, Lui che custodisce la vita dei suoi fedeli, strapperà dalle mani degli empi. Una luce si è levata per i giusti, gioia per i retti di cuore. Rallegratevi giusti nel Signore. Rendete grazie al suo santo nome. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Il Signore regna, esulti la terra. Senza frode imparai la sapienza e senza invidia la dono. Non nascondo le sue ricchezze, essa è un tesoro inesauribile per gli uomini. Quanti se lo procurano si attirano l'amicizia di Dio. Sono a Lui raccomandati per i doni del suo insegnamento.
La tua Chiesa, o Dio, canta la sapienza dei santi. La tua Chiesa, o Dio, canta la sapienza dei santi. L'Assemblea ne proclama le lodi. Canta la sapienza dei santi. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. La tua Chiesa, o Dio, canta la sapienza dei santi. Gregorio, pastore della Chiesa, ci hai lasciato l'esempio della vita e una regola di azione. Benedetto il Signore Dio di Israele, perché ha visitato e redento il suo popolo e ha suscitato per noi una salvezza potente nella casa di Davide, suo servo. Come aveva promesso per bocca dei suoi santi profeti d'un tempo, salvezza dai nostri nemici e dalle mani di quanti ci odiano. Così egli ha concesso misericordia ai nostri padri e si è ricordato della sua santa alleanza, del giuramento fatto ad Abramo nostro padre, di concederci liberati dalle mani dei nemici. Servilo senza timore in santità e giustizia, al suo cospetto per tutti i nostri giorni. E tu, bambino, sarai chiamato profeta dell'Altissimo, perché andrai innanzi al Signore a preparargli le strade. Per dare al suo popolo la conoscenza della salvezza, nella remissione dei suoi peccati, grazie alla bontà misericordiosa del nostro Dio, per cui verrà a visitarci dall'alto un sole che sorge, E rischiarare quelli che stanno nelle tenebre e nell'ombra della morte, e dirigere i nostri passi sulla via della pace. gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gregorio, pastore della Chiesa, ci hai lasciato l'esempio della vita e una regola di azione. A Cristo, buon pastore, che ha dato la vita per le sue pecorelle, innalziamo con fiducia la nostra preghiera. O Signore, guida il tuo popolo ai pascoli della vita eterna. Cristo, che in San Gregorio Magno ci hai dato un'immagine viva del tuo amore misericordioso, Fa che sperimentiamo in coloro che ci guidano la dolcezza della tua carità.
Tu che nei tuoi vicari continui a svolgere la missione di maestro e di pastore, non cessare mai di governarci tu stesso nella persona dei tuoi ministri. tu che nei santi pastori posti al servizio del tuo popolo ti sei fatto medico delle anime e dei corpi. Fa che non venga mai meno la tua presenza mediante ministri santi e santificatori. Tu che hai animato i fedeli con la sapienza e la carità del santo dottore Gregorio Magno, Fa che i predicatori del Vangelo ci aiutino a conoscerti e ad amarti come vuoi. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano E rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. O Dio che governi il tuo popolo con la suavità e la forza del tuo amore, per intercessione del Papa San Gregorio Magno, dona il tuo spirito di sapienza a coloro che hai posto maestri e guide nella Chiesa, perché il progresso dei fedeli sia gioia eterna nei pastori. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, che vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Benediciamo il Signore. Rendiamo grazie. Vergine Immacolata, Madre della Chiesa e Madre mia, mi affido a te con tutto me stesso, accettando con gioia dalle mani del Figlio tuo il progetto di grazia da sempre pensato per me dal Padre Celeste. Fa che docile all'azione dello Spirito io divenga strumento efficace per l'edificazione del Regno, nella fedeltà alla vocazione ricevuta, in comunione con tutti i fratelli, specialmente i più poveri e bisognosi di perdono. Pertanto ti offro, Maria, le preghiere, le azioni e i sacrifici di questo giorno. O Maria concepita senza peccato, prega per noi che a te ricorriamo e per quanti a te non ricorrono, in particolare per i nemici della Santa Chiesa e per quelli che ti sono stati raccomandati.
Iniziamo la celebrazione eucaristica con il canto La creazione giubili, pagina 92. Sei tu nei secoli, gloriosa Trinità. Sei Padre, Figlio e Spirito, e Dio unico, mistero imperscrutabile, inaccessibile, ma con amore provvido raggiungi tutti gli uomini. Beata sei tu nei secoli, gloriosa Trinità. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. Cari fratelli e sorelle, oggi celebriamo la memoria di San Gregorio Magno, Papa e Dottore della Chiesa. Gregorio, già prefetto dell'Urbe, fu monaco e abate del Sant'Andrea di Celio, ma anche inviato papale a Costantinopoli. Eletto pontefice, svolse una multiforme attività sia di governo della Chiesa sia di amministrazione della città, del drammatico contesto dell'invasione di popolazioni germaniche. Aprì nuove vie alla missione, ad esempio in Anglia, e dedicò particolarmente attenzione alla liturgia e alla cura dei poveri. Con suoi scritti di contenuto pastorale, esegetico e agiografico, le sue lettere e omilie fu uno dei grandi maestri del Medioevo. La data della memoria liturgica corrisponde al giorno della sua elezione al pontificato. Vediamo chiaramente San Gregorio come un servo del Signore, uno che ha predicato la carità, e è proprio quello che parla il nostro Vangelo di oggi. Per questo, cari miei, nel nostro atto penitenziale possiamo chiedere perdono a Dio per quei momenti che non abbiamo praticato la carità ai nostri fratelli e alle nostre sorelle. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, con molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata sempre Vergine Maria, gli angeli e i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen.
Preghiamo. O Dio che guidi il tuo popolo con la suavità e la forza dell'amore, per intercessione del Papa San Gregorio Magno, dona spirito di sapienza a coloro che hai posto a guida della Chiesa, perché il progresso del tuo santo gregge sia gioia eterna nei pastori. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te, nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Colossesi. Paolo, apostolo di Cristo Gesù per volontà di Dio, e il fratello Timoteo ai santi e credenti, fratelli in Cristo che sono a Colosse. Grazie a voi e pace da Dio, Padre nostro. Noi rendiamo grazie a Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, continuamente, pregando per voi, avendo avuto notizie della vostra fede in Cristo Gesù e della carità che avete verso tutti i santi, a causa della speranza che vi attende nei cieli. Ne avete già udito l'annunzio dalla parola di verità del Vangelo che è giunto a voi, e come in tutto il mondo esso porta frutto e si sviluppa, così avviene anche fra voi, dal giorno in cui avete ascoltato e conosciuto la grazia di Dio nella verità, che avete appreso da Epafra, nostro caro compagno nel ministero. Egli è presso di voi un fedele ministro di Cristo e ci ha pure manifestato il vostro amore nello Spirito. Parola di Dio. Confido nella fedeltà di Dio, in eterno e per sempre. Confido nella fedeltà di Dio, in eterno e per sempre. Come olio verdeggiante nella casa di Dio, confido nella fedeltà di Dio, in eterno e per sempre. Confido nella fedeltà di Dio, in eterno e per sempre. Voglio renderti grazie in eterno per quanto hai operato. Spero nel tuo nome perché è buono davanti a tutti i fedeli. Confido nella fedeltà di Dio, in eterno e per sempre.
Il Signore mi ha mandato a portare ai poveri il lieto annuncio, a proclamare ai prigionieri la liberazione. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo Gesù, uscito dalla sinagoga, entrò nella casa di Simone. La suocera di Simone era in preda a una grande febbre e lo pregarono per lei. Si chinò su di lei, comandò alla febbre e la febbre la lasciò, e subito si alzò in piedi e li serviva. Al calar del sole, tutti quelli che avevano infermi affetti da varie malattie li condussero a lui, ed egli, imponendo su ciascuno le mani, li guariva. Da molti uscivano anche demoni, gridando: «Tu sei il Figlio di Dio». Ma egli li minacciava e non li lasciava parlare, perché sapevano che era lui il Cristo. Sul far del giorno uscì e si recò in un luogo deserto. Ma le folle lo cercavano, lo raggiunsero e tentarono di trattenerlo perché non se ne andasse via. Egli però disse loro: «È necessario che io annunci la buona notizia del regno di Dio anche alle altre città. Per questo sono stato mandato». E andava predicando nelle sinagoghe della Giudea. Parola del Signore. Cari fratelli e sorelle, come abbiamo sentito all'inizio di questa celebrazione, il nostro Vangelo oggi parla sul servizio, sulla carità. E è proprio questo che vediamo Gesù a fare alla suocera di Simone. La sua prima azione alla casa di Simone è servire, vedere la necessità dell'altro e mettersi in atto, mettersi in un atteggiamento di carità. Ma subito dopo, adesso è la suocera di Simone che si mette a servire. E questa è la realtà della carità. È a vicenda, uno che aiuta l'altro. E questa è la nostra vita. Non è aiutare soltanto per aiutare l'altro, questo è il primo segno. Ma dopo questo crea relazione, crea fraternità. Per questo noi religiosi non possiamo dimenticare mai che la vita della fraternità è servire, per essere servito in questo scambio di carità verso di noi. Che se noi in un convento cerchiamo la nostra felicità, i nostri interessi, i nostri diritti, non esiste fraternità, esiste soltanto io, esiste soltanto le mie necessità. E la stessa cosa in un matrimonio. Se uno cerca la felicità propria, non riuscirai mai a essere felice, mentre non capisce che facendo l'altro felice, così posso essere felice. È servendo, cari miei, che possiamo trovare la felicità. È mettendo il nostro cuore verso gli altri, nel servizio, nella carità, possiamo capire che cos'è seguire il Signore. E chiediamo a San Gregorio Magno, che abbiamo visto all'inizio di questa celebrazione, tutti i servizi, tutta la carità che ha fatto alla Chiesa. Chiediamo a Lui che possiamo fare lo stesso.
Nella consapevolezza delle nostre malattie fisiche e spirituali, preghiamo gli uni per gli altri e intercediamo per tutti. Diciamo insieme: Salvaci, o Signore. Salvaci, o Signore. Per la Santa Chiesa di Dio, perché sia strumento e primizia dell'umanità nuova raccolta come una sola famiglia alla porta del tuo regno che viene e che salva. Preghiamo. Salvaci, o Signore. Per quanti reggono le sorti dei popoli e in particolare per coloro che lavorano negli organismi e organizzazioni internazionali, perché siano attenti a coloro che giacciono alla porta del loro cuore e hanno bisogno di aiuto. Preghiamo. Salvaci, o Signore. Per quanti sono chiamati ogni giorno a prendersi cura dei malati, degli anziani, dei disabili, perché sappiano aprire il loro cuore come Cristo per accogliere ogni fratello e sorella come un dono e una responsabilità. Preghiamo. Salvaci, o Signore. Per coloro che sono ammaliati da un'ossessiva cura del proprio fisico, riponendo in questo il senso del proprio vivere, perché sappiano abitare il corpo come un mistero più grande. Preghiamo. Salvaci, o Signore. Per la nostra comunità e per quanti sono spiritualmente uniti a noi, perché sappiamo sempre più essere testimoni credibili della verità del Vangelo attraverso un amore sempre più vero. Preghiamo. Salvaci, o Signore. O Dio onnipotente ed eterno, che nel tuo disegno universale di salvezza accogli tutta l'umanità, fa che attraverso la grazia dei tuoi sacramenti collaboriamo alla venuta del tuo regno. Per Cristo nostro Signore. Amen. Canto a pagina 184. Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Volgi il tuo sguardo su di noi, o Signore, perché nella memoria di San Gregorio l'offerta di questo sacrificio, che cancella i peccati di tutto il mondo, giovi alla salvezza del tuo popolo. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori. Sopra le volte al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, a rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Cristo Signore nostro
la sua Chiesa, sale della terra, luce del mondo, città posta sul monte, perché tutti possano arrivare alla conoscenza della verità ed essere salvati. Per realizzare questa missione tra le genti, hai suscitato nel tuo popolo San Gregorio e gli hai donato una profonda conoscenza dei divini misteri, perché con la sapienza da te ispirata fosse lampada di vivo fulgore, a gloria del tuo nome. Illuminati dalla sua dottrina e alla sua testimonianza, con animo grato e gioioso, ci uniamo ai cori celesti per cantare senza fine l'inno della tua lode. Veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione, nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita, il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci ha resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra, rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Domenico, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio,
San Giuseppe suo sposo, gli apostoli, San Gregorio e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Il Signore ci ha donato il suo Spirito. Con la fiducia e la libertà dei figli preghiamo insieme. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tuo regno, tua la potenza e la gloria nei secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli, vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare i nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa, e dona l'unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Cambiatevi il dono della pace. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua messa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato. Il canto di comunione, O Gesù, tu sei il pane, pagina 120.
Preghiamo. O Signore che ci nutri di Cristo pane vivo, nella festa di San Gregorio, formaci alla scuola di Cristo Maestro, perché conosciamo la Tua verità e la viviamo nella carità fraterna, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Nel nome del Signore andate in pace. Diamo grazie. Gesù guardò Pietro negli occhi, con amore gli disse: tu sei Pietro, su questa roccia edificherò la mia chiesa e lei non cadrà mai. Pietro, Pietro, roccia di Dio, tu sei la chiesa. Paolo, Paolo, voce del cielo, tu sei l'amore. Un tempo Paolo, lupo feroce, strappava i cuori ai figli del Verbo, ma sulla via una luce cadde e la sua vita fu capovolta. Due uomini, un unico fuoco, due strade, un'unica croce, insieme portano Cristo nel mondo. Roccia e parola, martirio e speranza, sul loro sangue la Chiesa cammina. Pietro, Pietro, roccia di Dio, tu sei la Chiesa. Tu sei la Chiesa.
Buongiorno a tutti voi, fratelli e sorelle, Dio vi benedica sempre tutti, pace e bene, Ave Maria. Come ogni giorno, prima delle preghiere del mattino, riflettiamo sulle letture del giorno. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo Gesù, uscito dalla sinagoga, entrò nella casa di Simone. La suocera di Simone era in preda a una grande febbre e lo pregarono per lei. Si chinò su di lei, comandò alla febbre e la febbre la lasciò, e subito si alzò in piedi e li serviva. A calar del sole, tutti quelli che avevano infermi affetti da varie malattie li condussero a lui, ed egli, imponendo su ciascuno le mani, li guariva. Da molti uscivano anche demoni, gridando: «Tu sei il figlio di Dio», ma egli li minacciava e non li lasciava parlare, perché sapevano che era lui il Cristo. Sul far del giorno uscì e si recò in un luogo deserto, ma le folle lo cercavano, lo raggiunsero e tentarono di trattenerlo perché non se ne andasse via. Egli però disse loro: «È necessario che io annunci la buona notizia del regno di Dio anche alle altre città. Per questo sono stato mandato». E andava predicando nelle sinagoghe della Giudea. La parola del Vangelo cancelli i nostri peccati. Carissimi fratelli e sorelle, oggi è 3 settembre 2025, festa di San Gregorio Magno. Carissimi fratelli e sorelle, oggi celebriamo la festa di San Gregorio Magno, Papa e Dottore della Chiesa, una delle figure più importanti della storia del cristianesimo. San Gregorio fu un uomo di profonda preghiera e allo stesso tempo fu pastore instancabile, capace di portare la luce del Vangelo in tempi difficili e complessi. La grandezza di San Gregorio Magno non fu tanto nel potere quanto nell'umiltà. Infatti egli amava definirsi servus servorum Dei, servo dei servi di Dio. Nella prima lettura che ascolteremo oggi durante la Santa Messa tratta dalla lettera ai Colossesi di San Paolo Apostolo, ascoltiamo il saluto di San Paolo che ringrazia Dio per la fede e la carità di quella comunità, e dice San Paolo Apostolo in questa prima lettura: «Abbiamo sentito parlare della vostra fede in Cristo Gesù e della carità che avete verso tutti i santi». Carissimi fratelli e sorelle, è bello notare in questa prima lettura come San Paolo veda la vita cristiana come un intreccio di due elementi, la fede in Cristo e la carità verso i fratelli. Vedete, non si può avere l'una senza l'altra, perché una fede senza amore è sterile e una carità senza radice in Cristo rischia sempre di ridursi a semplice filantropia. Fratelli e sorelle, San Paolo oggi in questa prima lettura aggiunge che questa fede e questa carità nascono dalla speranza, dalla certezza di una vita nuova che Dio ci prepara. Infatti dice nella prima lettura: «A voi è riservata nei cieli la speranza». Qui c'è tutto il cuore del messaggio cristiano, perché una comunità diventa viva e credibile quando vive la fede, la carità, la speranza come doni che portano frutto. Carissimi fratelli e sorelle, San Gregorio Magno fu un esempio lampante di questo intreccio, perché la sua fede lo sosteneva sempre nelle prove. La sua carità si esprimeva soprattutto nell'attenzione ai poveri e agli ammalati, e la sua speranza lo spingeva sempre a non arrendersi di fronte alle difficoltà della Chiesa e della società del suo tempo. Allora anche noi oggi siamo chiamati a fare lo stesso, perché non basta dire di credere,
occorre testimoniare con gesti concreti di amore. Non basta fare del bene, occorre farlo come risposta alla grazia di Cristo. Non basta sperare, occorre prendere quella speranza e farla diventare fiducia e perseveranza. Nel Vangelo secondo Luca che ascolteremo oggi durante la Santa Messa e che abbiamo ascoltato anche adesso, ci viene mostrato un momento molto significativo nella missione di Gesù. In questa lettura di oggi vediamo che dopo aver guarito la suocera di Pietro e molti malati, Gesù all'alba si ritira in un luogo deserto a pregare. La gente lo cerca, lo vorrebbe trattenere, ma lui risponde con chiarezza: è necessario che io annunci la buona notizia del regno di Dio anche alle altre città, per questo sono stato mandato. Carissimi fratelli e sorelle, in questo versetto troviamo il cuore della missione di Cristo. Gesù non è venuto sulla terra solo per compiere miracoli oppure per consolare, è venuto per proclamare a tutti la buona notizia del regno, cioè la vicinanza e la misericordia di Dio. Quindi non si lascia possedere dalla folla, non si lascia limitare dalle aspettative umane, ma resta fedele al mandato del Padre. Carissimi fratelli e sorelle, questo atteggiamento di Gesù che vediamo oggi nel Vangelo ci interpella profondamente. Infatti tante volte anche noi rischiamo di ridurre il Vangelo a qualcosa che ci conforta solo nei momenti di difficoltà, senza cogliere che esso è una chiamata a uscire, ad andare oltre, ad annunciare e testimoniare. Vedete, fratelli e sorelle, nel Vangelo di oggi Gesù ci mostra che la missione non conosce confini, che la sua parola è destinata a tutti, ed è proprio qui che San Gregorio Magno diventa esempio, perché lui non rimase chiuso nei problemi interni della Chiesa, ma spinse i missionari fino alle terre lontane come l'Inghilterra per portare il Vangelo a chi non lo conosceva. Allora anche noi nel nostro piccolo possiamo fare lo stesso, diventando come San Gregorio Magno, portando la luce di Cristo nelle nostre famiglie e nei luoghi di lavoro, senza mai ridurre la fede ad un fatto personale e privato. Carissimi fratelli e sorelle, la festa di San Gregorio Magno che oggi celebriamo e le letture che ci ha offerto la liturgia ci lasciano un messaggio chiaro: vivere la fede come un cammino di speranza e carità e annunciare il Vangelo senza stancarci, sapendo che siamo mandati per condividere con tutti la buona notizia del Regno. Allora non restiamo fermi, non chiudiamoci nella nostra sicurezza. Come Gesù siamo chiamati a uscire, a camminare, a portare la sua parola oltre i confini delle nostre comodità. Allora preghiamo oggi perché il Signore ci doni lo stesso zelo di San Gregorio Magno, affinché anche noi possiamo essere veri servi dei servi di Dio, capaci di riconoscere i bisogni dei fratelli e di rispondere con fede, speranza e carità. Possa San Gregorio Magno illuminare la nostra vita, affinché ognuno di noi possa diventare annuncio vivente della buona notizia del Regno. Auguri a tutti coloro che portano questo stupendo nome. Possa San Gregorio Magno intercedere per noi, per le nostre famiglie, per le nostre intenzioni, per gli ammalati, i sofferenti, i carcerati, i bambini, le donne maltrattate, violentate, uccise, per tutti i giovani, gli anziani soli e per la pace nel mondo. Affidiamo, fratelli e sorelle, a San Gregorio Magno tutte le nostre preghiere. Possa lui intercedere per noi presso il trono dell'Altissimo Onnipotente Buon Signore. Adesso, fratelli e sorelle, preghiamo le preghiere del mattino di oggi, 3 settembre 2025,
festa di San Gregorio Magno, Papa e Dottore della Chiesa. L'angelo del Signore portò l'annuncio a Maria ed ella concepì per opera dello Spirito Santo. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Eccomi, sono la serva del Signore, si compie in me la tua parola. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. E il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Preghiamo. Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre, tu che all'annuncio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo Figlio, per la sua passione e la sua croce guidaci alla gloria della risurrezione, per Cristo nostro Signore. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, regge e governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen. Per i nostri cari defunti e per le anime del purgatorio, l'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen.
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ti adoro, oh mio Dio, e ti amo con tutto il cuore. Ti ringrazio di avermi creato, fatto cristiano e conservato in questa notte. Ti offro le azioni della giornata, fa che siano tutte secondo la tua santa volontà e per la maggior gloria di Dio. Preservami dal peccato e da ogni male. La tua grazia sia sempre con me e con tutti i miei cari. Amen. Per tutti i fratelli e sorelle ammalati e ricoverati. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci abbandonare alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Cuore divino di Gesù, io ti offro per mezzo del cuore immacolato di Maria, Madre della Chiesa, in unione al sacrificio eucaristico, le preghiere e le azioni, le gioie e le sofferenze di questo giorno, in riparazione dei peccati per la salvezza di tutti gli uomini, nella grazia dello Spirito Santo, a gloria del Divin Padre. Amen. Per tutti i fratelli e sorelle carcerati e senza tetto. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci abbandonare alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Atto di fede. Mio Dio, perché sei verità infallibile, credo fermamente in tutto quello che tu hai rivelato e la Santa Chiesa ci propone a credere, ed espressamente credo in te, unico vero Dio, in tre persone uguali e distinte, Padre, Figlio e Spirito Santo, e credo in Gesù Cristo, Figlio di Dio, incarnato e morto per noi, il quale darà a ciascuno, secondo i meriti, il premio o la pena eterna. Conforme a questa fede voglio sempre vivere. Signore, accresci la mia fede. Per tutti i fratelli e sorelle poveri e senza lavoro. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci abbandonare alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Atto di speranza. Mio Dio, spero dalla tua bontà, per le tue promesse e per i meriti di Gesù Cristo nostro Salvatore, la vita eterna e le grazie necessarie per meritarla con le buone opere che io debbo fare e voglio fare, Signore, che io possa goderti in eterno. Amen. Per tutti i fratelli e sorelle benefattori e collaboratori, Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci abbandonare alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Atto di carità. Mio Dio, ti amo con tutto il cuore sopra ad ogni cosa, perché sei bene infinito e nostra eterna felicità, e per amore tuo amo il prossimo come me stesso, e perdono le offese ricevute. Signore, che io ti ami sempre più. Amen. Per tutti i fratelli e sorelle anziani e nelle case di riposo, Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci abbandonare alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Fratelli e sorelle, chiediamo al Signore perdono per tutti i nostri peccati e chiediamolo con una Ben ritrovati dal
Madre del Signore, dimora viva del Verbo d'amore. Ave Maria, stella del mattino, sotto il tuo manto troviamo speranza. Nella santa casa il mondo ti onora. Tu sei la luce del pellegrino, a Loreto ogni cuore ferito trova in te l'amore, la pace. Ave Maria, Madre d'amore, Ave Maria, Regina del cielo, Ave Maria, Madre del Signore. Vergine Santa, Madre del Signore, dimora viva del Verbo d'amore, porta del cielo, Madre del perdono, tra le tue mani il destino d'ogni uomo. Ave Maria, Madre d'amore, Ave Maria, Regina del cielo, Ave Maria, Madre del Signore. Ave Maria, Madre d'amore, Ave Maria, Regina del cielo, Ave Maria, Madre del Signore. Preghiera a San Gregorio Magno. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. San Gregorio Magno, grande Papa e Dottore della Chiesa, tu che hai guidato il popolo di Dio con amore, illumina anche noi con la tua intercessione, affinché possiamo seguire con fedeltà il Vangelo. Tu che hai dedicato la tua vita al servizio di Cristo, aiutaci a vivere con dedizione la nostra missione quotidiana, donandoci generosamente al servizio dei fratelli e delle sorelle. San Gregorio Magno, tu che hai promosso la bellezza della liturgia e la profondità della preghiera, ottienici un cuore ardente nel lodare Dio e nel partecipare con devozione ai sacramenti. Intercedi per noi presso il Signore, affinché possiamo avere la tua stessa forza e coraggio nell'affrontare le sfide della vita, sempre sostenuti dalla fede e dalla speranza che provengono dall'amore di Dio. Concedici la grazia di vivere ogni giorno con la tua stessa fedeltà e amore per Dio, per poter un giorno raggiungere la gioia eterna nel suo regno glorioso. Amen. San Gregorio Magno prega per noi e per il mondo intero.
L'angelo del Signore portò l'annuncio a Maria ed ella concepì per opera dello Spirito Santo. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Eccomi, sono la serva del Signore, si compie in me la tua parola. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. E il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Preghiamo. Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre, tu che all'annuncio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo Figlio, per la sua passione e la sua croce guidaci alla gloria della risurrezione, per Cristo nostro Signore. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, regge e governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen. Per i nostri cari defunti e per le anime del purgatorio, l'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. Ti benedico, Padre, all'inizio di questo nuovo giorno. Accogli la mia lode e il mio grazie per il dono della vita e della fede. Con la forza del tuo Spirito guida i miei progetti e le mie azioni. Fa che siano secondo la tua parola. Liberami dallo scoraggiamento davanti alle difficoltà e da ogni male. Proteggi con il tuo amore la mia famiglia. Amen. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci abbandonare alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Preghiera all'Angelo Custode.
O santo angelo custode, abbi cura dell'anima mia e del mio corpo. Illumina la mia mente perché conosca meglio il Signore e lo ami con tutto il cuore. Assistimi nelle mie preghiere perché non ceda alle distrazioni, ma vi ponga la più grande attenzione. Aiutami con i tuoi consigli perché veda il bene e lo compia con generosità. Difendimi dalle insidie del nemico infernale e sostienimi nelle tentazioni perché riesca sempre vincitore. Supplisci alla mia freddezza nel culto del Signore. Non cessare di attendere alla mia custodia finché mi abbia portati in paradiso, ove loderemo insieme il buon Dio per tutta l'eternità. Amen. Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, regge e governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen. Salve, o Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, noi esori figli di Eva, a te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi quegli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Offerta della giornata a Maria. O Maria, Madre del Verbo incarnato e Madre nostra dolcissima, siamo qui ai tuoi piedi mentre sorge un nuovo giorno, un altro grande dono del Signore. Deponiamo nelle tue mani e nel tuo cuore tutto il nostro essere. Noi saremo tuoi nella volontà, nel cuore, nel corpo. Tu forma in noi con materna bontà in questo giorno una vita nuova, la vita del tuo Gesù. Previeni e accompagna, o Regina del Cielo, anche le nostre più piccole azioni con la tua ispirazione materna, affinché ogni cosa sia pura e accettata al momento del sacrificio santo e immacolato. Rendici santi, o Madre buona, santi come Gesù ci ha comandato, come il tuo cuore ci chiede e ardentemente desidera. Così sia. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Offerta della giornata al cuore di Gesù. Cuore divino di Gesù, io ti offro per mezzo del cuore immacolato di Maria, Madre della Chiesa, in unione al sacrificio eucaristico, le preghiere e le azioni, le gioie e le sofferenze di questo giorno, in riparazione dei peccati per la salvezza di tutti gli uomini, nella grazia dello Spirito Santo, a gloria di Dio Padre. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Atto di fede. Mio Dio, io credo in te, Padre che con amore chiami ogni uomo per nome. Credo in Gesù Cristo, vero Dio in mezzo a noi, per noi morto e risorto. Credo nello Spirito Santo, donato a noi come Spirito d'amore. Credo nella Chiesa, riunita dallo Spirito Santo, una, santa, cattolica e apostolica. Credo che il regno di Dio è in mezzo a noi, è in cammino e si compirà in una comunione piena e festosa. Signore, aiutami a crescere e a vivere in questa fede. Per tutti i fratelli e sorelle ammalati e sofferenti, dolce Madre Santissima, ti preghiamo per questi nostri fratelli ammalati. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci abbandonare alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Atto di speranza. Mio Dio, so che il tuo amore è forte e fedele e che non verrà meno neppure dopo la morte. Per questo e non per quanto sono capace di fare, spero di poter camminare nelle tue vie e giungere con te a una gioia senza fine. Signore, aiutami a vivere ogni giorno in questa gioiosa speranza. Amen. Per tutti i fratelli e sorelle poveri e senza lavoro. Dolce Madre Santissima, ti preghiamo per questi nostri fratelli poveri. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci abbandonare alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Atto di dolore. Mio Dio, mi pento e mi dolgo con tutto il cuore dei miei peccati, perché peccando ho meritato i tuoi castighi, e molto più perché ho offeso te, infinitamente buono e degno di essere amato sopra d'ogni cosa. Propongo col tuo santo aiuto di non offenderti mai più e di fuggire le occasioni prossime di peccato. Signore, misericordia, perdonami. Per tutti i fratelli e sorelle che soffrono nel corpo. O Madre, ti preghiamo per questi nostri fratelli affinché tu li guarisca. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci abbandonare alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Fratelli e sorelle, recitiamo in onore della Santissima Vergine Madre il Magnificat. L'anima mia magnifica il Signore, e il mio spirito esulta in Dio mio Salvatore, perché ha guardato l'umiltà della sua serva. D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente, e santo è il suo nome. Di generazione in generazione la sua misericordia si stende su quelli che lo temono. Ha spiegato la potenza del suo braccio, ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore. Ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili, ha ricolmato di beni gli affamati, ha rimandato i ricchi a mani vuote. Ha soccorso Israele suo servo, ricordandosi della sua misericordia, come aveva promesso ai nostri padri, ad Abramo e alla sua discendenza per sempre. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Preghiera a Maria.
O Maria, Madre di Dio, riversa su tutta l'umanità il fiume di grazie che sgorga dal tuo amore infuocato, ora e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Atto di consacrazione a Maria. O Maria, Regina del mondo, Madre di bontà, fiduciosi nella tua intercessione, noi affidiamo a te le nostre anime. Accompagnaci ogni giorno alla fonte della gioia. Donaci il Salvatore, noi ci consacriamo a te, Regina dell'amore. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Per i nostri cari defunti. O Vergine Madre, ti preghiamo per tutti i nostri cari defunti e per le anime del purgatorio. L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposate in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposate in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposate in pace. Amen. Carissimi fratelli e sorelle, vi do la santa benedizione. Per intercessione di Maria Immacolata, vi benedica Dio Padre Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Buona e santa giornata a tutti voi, fratelli e sorelle. Pace e bene, Ave Maria. Vergine Santa, Madre del Signore, dimora viva del Verbo d'amore. Ave Maria, stella del mattino, sotto il tuo manto troviamo speranza. Nella santa casa il mondo ti onora, tu sei la luce del pellegrino, a Loreto ogni cuore ferito trova in te l'amore, la pace. Ave Maria, Madre d'amore, Ave Maria, Regina del cielo, Ave Maria, Madre del Signore. Vergine Santa, Madre del Signore, dimora viva del Verbo d'amore, porta del cielo, Madre del perdono, tra le tue mani il destino d'ogni uomo. Ave Maria, Madre d'amore, Ave Maria,
Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Fratelli e sorelle, chiediamo al Signore perdono per tutti i nostri peccati e chiediamolo con un atto di dolore. Mio Dio, mi pento e mi dolgo con tutto il cuore dei miei peccati, perché peccando ho meritato i tuoi castighi, e molto più perché ho offeso te, infinitamente buono e degno di essere amato sopra ad ogni cosa. Propongo con il tuo santo aiuto di non offenderti mai più e di fuggire le occasioni prossime di peccato. Signore, misericordia, perdonami. Per tutti i nostri cari defunti e per le anime del purgatorio, specialmente quelle più sole, disperse, abbandonate e consacrate, e per quelle che non prega mai nessuno. Eterno Padre, per la tua infinita bontà, accogli nel tuo regno i nostri cari defunti, non imputare loro nessuna colpa commessa a causa della loro fragilità umana. L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposate in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposate in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposate in pace. Amen. Preghiamo per tutti i bambini e i giovani del mondo. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, regge e governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen. Fratelli e sorelle, vi do la santa benedizione. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi vi benedica Dio Padre Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Buona e santa giornata a tutti, fratelli e sorelle. Dio vi benedica sempre. Pace e bene, Ave Maria. Gesù guardò Pietro negli occhi, con amore gli disse: tu sei Pietro, su questa roccia edificherò la mia chiesa e lei non cadrà mai. Pietro, Pietro, roccia di Dio, tu sei la chiesa. Paolo, Paolo, voce del cielo, tu sei l'amore. Paolo, lupo feroce, strappava i cuori ai figli del Verbo, ma sulla via una luce cadde e la sua vita fu capovolta. Due uomini, un unico fuoco, due strade, un'unica croce, insieme portano Cristo nel mondo, roccia e parola, martirio e speranza, sul loro sangue la Chiesa cammina.
Pensiero di Padre Pio di oggi. Il malato non è un peso, ma un dono. È un dono di amore perché in lui noi possiamo vedere Gesù. San Pio da Pietrelcina prega per noi e per il mondo intero. Buona e santa giornata a tutti voi, fratelli e sorelle, siate sempre guidati e protetti dall'intercessione di Padre Pio. Pace e bene, Ave Maria. Ed eccoci qua, buongiorno a tutti da Eugenio, carissimi amici, carissimi fratelli e sorelle di Mater Dei Christian TV Friuli. Allora, vi faccio questo video in quanto vi vogliamo comunicare che abbiamo sistemato finalmente il nostro sito internet ufficiale Mater Dei Friuli TV. È completissimo di tutto. Appena aperto, facciamo una prova. Ecco, vi compare la mini TV alla quale basta, per accenderla, basta schiacciare il triangolino. Adesso per comodità io toglierò l'audio e andiamo avanti. Subito sotto abbiamo una radio streaming. Più sotto ancora, volete chiedere informazioni, mi scrivete il vostro nome, cognome, mail e telefono e mi fate qualsiasi richiesta, io vi risponderò. Per facilità, eccoci qua, non dovesse partire la mini TV in cima, abbiamo scritto diretta TV, clicca qui sotto, basta schiacciare dove c'è scritto live stream, clicca qui, basta schiacciare sulla foto, ecco, e si accende la mini TV. Per comodità torniamo indietro. Nei secoli dei secoli e per Ecco, intercessione in di diretta Santa con Maria. Padre Stefano, Fra Stefano. Andiamo indietro. Abbiamo aggiunto anche la rassegna stampa qui del nord-est, ma c'è anche la rassegna stampa della TV per la minoranza italiana in Istria, TV Nova di Pola, nonché anche il telegiornale di Euronews e le previsioni del tempo. Basta cliccare su Go 1 Live. Tic. Si apre la cartella dove troviamo tutta quanta la cartella dei notiziari. Possiamo scegliere giorno per giorno, tema per tema il notiziario. Andiamo avanti. Diretta. Successivo, diretta preghiere del mattino, clicca qui sotto. Basta cliccare sull'immaginetta. Quando è in diretta, qui trovate le preghiere del mattino. Adesso siamo collegati sul nostro canale YouTube, dove c'è la lista dei programmi. Quando siamo in diretta al mattino o per la Coroncina Divina Misericordia, al centro trovate la diretta. Andiamo avanti. Alle ore 15, diretta Coroncina la Divina Misericordia, stessa solfa. Si schiaccia l'immaginetta del Gesù e andiamo direttamente alla pagina YouTube. Ecco, al posto della Madonnina e della lista programmi troverete la diretta. Andiamo avanti ancora.
trovate una sezione, il nostro canale YouTube. Allora, cliccando sulla Madonnina si va sul nostro sito di YouTube e troverete tutti i video delle preghiere del mattino, dalle lodi alla Santa Messa di Assisi, a Fra Stefano al Vangelo del giorno, Don Federico, un sunto velocissimo del Vangelo, è bellissimo, le preghiere mattutine a Maria, le preghiere del mattino, il pensiero di Padre Pio, il rosario da Lourdes. Se preferite vedere qualcosa di particolare, di specifico, basta schiacciare qua. Torniamo indietro e andiamo avanti. Successivo, il podcast cos'è? Niente po' di meno che l'archivio. Noi clicchiamo sopra. E andiamo sulla pagina e sul sito di riserva in caso di guai. Eccoci qua, siamo in diretta. Qui c'è il nostro Si amico tratta della nota Roberto apparizione Tosolini. della Madonna alla piccola Teresa d'Us, una bambina del paese. Qui troviamo il Vangelo del giorno e tutte le pubblicazioni degli ultimi 5 anni per temi: la Veggente Visca, i Veggenti, Suor Lucia, Santuario Sant'Antonio di Gemona, e più ne ha e più ne metta. E ritorniamo al nostro sito ufficiale. Vogliamo guardare la diretta direttamente sul sito di Telepace, clicchiamo sulla colomba. Forse. Dobbiamo aggiustarlo. Santo del giorno. E andiamo al Santo del giorno. E così via. È semplicissimo e anche coloratissimo. Ecco, con questo io vi ringrazio, un caldo abbraccio a tutti e buona settimana in attesa dell'assunzione della solennità di venerdì prossimo. Ciao ciao da Eugenio. In un primo momento i genitori e la comunità non credevano a questi racconti della bambina. A seguito dell'apparizione, però, sulla mano sinistra di Teresa è apparso un segno che lei ha detto essergli stato impresso dalla Madonna stessa. Si trattava di un segno che ha destato molto clamore nel paese e che consisteva in un Prendi presto la mia mano, Maria, portami al tuo Gesù, prodigio d'amore, sollievo nel dolore, speranza degli umili, regina del mio cuore. Maria, prendi presto la mia mano, Maria, portami al tuo Gesù. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Siamo alla grotta delle apparizioni del santuario di Lourdes. Preghiamo in comunione con i pellegrini qui presenti e con tutti voi che siete collegati con noi attraverso TV 2000 e TV Lourdes. Carissimi, preghiamo per noi e per quanti si sono raccomandati alla nostra preghiera, per tutti gli ammalati, per quelli che li assistono e per quanti oggi hanno lasciato questo mondo, perché il Signore doni loro la ricompensa promessa ai giusti. Preghiamo anche per quanti sono nati in questo giorno e per quanti ci sono stati segnalati, anche via mail o via telefono.
tutto affidiamo a Maria, l'Immacolata Concezione, attraverso l'offerta di una candela che ora accendiamo per tutte le vostre intenzioni. Primo mistero glorioso, la risurrezione di Gesù. L'angelo disse alle donne: non abbiate paura, voi cercate Gesù il Nazareno, il crocifisso, è risorto, non è qui. La risurrezione di Gesù ci offre nuovamente il dono della vita, quello della vita eterna. La nostra speranza è nuovamente illuminata. In questo tempo, carico di sfide, il Signore è risorto, ci doni di porre i segni di una umanità e di un mondo rinnovati. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo. come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Secondo mistero glorioso, l'ascensione di Gesù al cielo. Gesù condusse i suoi discepoli fuori verso Betania e alzate le mani li benedisse. Mentre li benediceva, si staccò da loro e fu portato verso il cielo. Come credenti in Cristo risorto, teniamo lo sguardo fisso verso il cielo, verso le realtà eterne che Gesù ci ha donato con la sua morte e la sua risurrezione. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Terzo mistero glorioso, la discesa dello Spirito Santo nel cenacolo. Pietro disse: questo Gesù Dio lo ha risuscitato e noi tutti ne siamo testimoni. Innalzato alla destra di Dio e dopo aver ricevuto dal Padre lo Spirito Santo promesso, lo ha effuso, come voi stessi potete vedere e udire. Il dono dello Spirito Santo ci permette di continuare l'opera di Gesù nel mondo, portando ai fratelli l'amore di Dio e vivendo protesi verso il compimento definitivo del regno di Dio.
Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo. Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Quarto mistero glorioso, l'Assunzione di Maria al cielo. Grandi cose ha fatto per me l'Onnipotente, e santo è il suo nome. Di generazione in generazione la sua misericordia per quelli che lo temono. La gloria di Maria è il frutto della redenzione operata da Gesù. Per noi è di grande consolazione sapere che in cielo intercede per noi presso il Figlio. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne,
e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Quinto mistero glorioso, l'incoronazione di Maria, Regina del cielo e della terra. Ha spiegato la potenza del suo braccio, ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore, ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili. Siamo chiamati anche noi a far parte della schiera dei santi che fanno da corona alla gloria di Cristo, insieme a Maria, Madre di Dio. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Preghiamo secondo le intenzioni del Papa. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo, e spes nostra salve. Ad te clamamus, exules filii Eve, ad te suspiramus, gementes et flentes, in ac lacrimarum valle. Eia ergo ad advocata nostra, illos tuos misericordes oculos ad nos converte. Et Iesum benedictum fructum ventris tui, nobis post hoc exilium ostende. O clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria. Nella sera della mia vita, aiutami, o Maria, a ringraziare il Signore per tutto il bene che Lui ha operato in me. Con te voglio cantare il mio Magnificat. Donami la certezza che tutte le mie colpe sono perdonate e che la mia sofferenza di oggi, la mia solitudine, la coscienza dei miei limiti possono portare frutto. Aiutami ad amare quanti mi circondano
con comprensione e indulgenza. Insegnami ad accettare il mondo così com'è e i giorni così come sono. Aiutami ancora nei limiti delle mie forze a rendere servizio e, se ciò non è possibile, a donare agli altri un sorriso di riconoscenza, di fiducia e di incoraggiamento. Preservami dalla tristezza, dalla noia e dal cattivo umore. Preservami anche dai rimpianti inutili, dai ricordi che mi turbano, dall'angoscia del dubbio. Dammi la certezza, Maria, che la mia vita ha pur sempre un senso. Ottienimi la fiducia incrollabile di sapere che il Signore mi attende come il padre del figlio prodigo, per accogliermi, stringermi sul suo cuore e farmi entrare nella gioia senza fine. Amen. Nostra Signora di Lourdes, Maria Regina della Pace, Santa Bernadetta, e la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Prendi presto la mia mano, Maria, portami al tuo Gesù, prodigio d'amore, sollievo nel dolore, speranza degli umili, regina del mio cuore. Maria, prendi presto la mia mano, Maria, portami al tuo Gesù. Buongiorno a tutti, mercoledì 3 settembre. Oggi Gesù ci dice: fatevi amici con la disonesta ricchezza. Ma perché Gesù definisce la ricchezza disonesta? Non perché voglia dire che essere ricchi sia una colpa, ma perché ci dice che la ricchezza non dipende da noi. Ma uno direbbe: ma come? Io ho lavorato sodo, me lo sono guadagnato, ho fatto scelte giuste. Ma ti potrei portare 1000 persone che hanno fatto le scelte come te, che hanno lavorato come te, ma che hanno avuto imprevisti, che sono vissuti in terre in cui non si diventa ricchi, che hanno dovuto sopportare la guerra, hanno visto finire tutto quello che avevano. E allora Gesù cerca di dire: la ricchezza non è onesta, cioè non è guadagnata da te, ma è un dono che ricevi. E usalo come un dono. Usalo come sai per far felici gli altri. Chiediamo allora di saper vedere la ricchezza così, non come un nostro diritto, non come una nostra conquista, ma come una fortuna che ci è stata data per far felici gli altri. Buona giornata.
Siano lodati Gesù e Maria. Cari fratelli e sorelle, intimamente unita alla preghiera incessante, vi è una virtù di particolare importanza, la fiducia. Gesù dice: in verità vi dico, se avrete fede pari a un granellino di senapa, potrete dire a questo monte: spostati da qui a là, ed esso si sposterà, e niente vi sarà impossibile. La fede fa miracoli. Nel Vangelo il Signore ci fa comprendere che la fede opera prodigi. Dice infatti: va, la tua fede ti ha salvato, e altre volte: sia fatto secondo la tua fede. In Maria Dio operò il miracolo dei miracoli. La sua fede attirò il Figlio di Dio dai cieli nel suo purissimo seno. Santa Elisabetta le disse: beata te perché hai creduto. Avverrà così anche con noi. Una grande fede sarà fonte di grandi benedizioni e di grazie straordinarie del Signore. Egli le distribuisce molto abbondantemente a coloro che così credono in Lui e in Lui confidano. Conseguenza naturale della vita di fede è l'abbandono in Dio. Dio sa meglio di noi quel che ci conviene. Dio ci ama di amore infinito. Perché allora non confidiamo in Lui? Perché non ci riposiamo in Lui e ci abbandoniamo nelle sue braccia? Vediamo questo pieno e fiducioso abbandono nella Santissima Vergine, nelle dure e difficili prove della sua vita. La grande prova che lei affrontò quando apparvero evidenti i segni della gravidanza, senza che San Giuseppe sapesse nulla. Il viaggio a Betlemme, il disprezzo di tutti, la fuga in Egitto, lo smarrimento del bambino, la passione, la crocifissione. In tutto questo, benché soffrisse molto, vide sempre la disposizione sapientissima della provvidenza di Dio, che tutto amorosamente dispone per il nostro bene. Mai scoraggiata, delusa, stanca, né atterrita da nulla, tutto servì a radicare in lei l'abbandono in Dio e ad essere per noi esempio di ammirabile vita di fede. Questa fede incrollabile la vediamo anche in Suor Consolata Betrone. Gesù un giorno le disse: «Ebbene, io l'ho trovata l'anima debolissima che si è abbandonata con piena fiducia alla mia misericordia infinita. Sei tu, Consolata, e per te opererò meraviglie che sorpasseranno i tuoi stragrandi desideri». In un'altra occasione le disse: «Vedi, Consolata, il nemico farà di tutto per scuotere la cieca fiducia che hai in me, e tu non dimenticare mai che io sono e amo essere esclusivamente buono e misericordioso. Comprendi, Consolata, il mio cuore, comprendi il mio amore, e non lasciare mai, neppure per un istante, che il nemico penetri nella tua anima con un pensiero di diffidenza, mai. Imita i bambini che ad ogni lieve scalfittura un dito subito corrono dalla mamma per farselo fasciare. Tu fa altrettanto, sempre, e ricorda che sempre io cancellerò, riparerò le tue imperfezioni, così come la mamma sempre fascerà il dito malato del figlio. E se quel bimbo invece di un dito si rompesse un braccio o la testa, dimmi, puoi descrivere la tenerezza, la delicatezza, l'affetto con il quale verrebbe curato, fasciato dalla mamma? Ebbene, anch'io farei così con l'anima tua se avvenisse una caduta, anche se tacerò. Hai capito, Consolata? Quindi mai, mai, mai un'ombra di diffidenza. La diffidenza mi ferisce nell'intimo del cuore e mi fa soffrire. Se avremo fiducia in Gesù e Maria, una fiducia sconfinata e senza esitazioni, allora Gesù potrà operare delle meraviglie nella nostra vita.
A Nazareth Gesù non poté operare miracoli proprio perché non avevano fede in lui. San Pietro affondò e non riuscì a camminare sulle acque proprio perché non ebbe fiducia. E Gesù amabilmente lo rimproverò dicendo: «Uomo di poca fede, perché hai dubitato?» San Francesco di Sales diceva che la misura della divina provvidenza a nostro riguardo è la fiducia che riponiamo in essa. Dunque, tanta fiducia, tanta provvidenza. Gesù un giorno disse a Suor Consolata: «Sai cos'è che mi attira la tua anima? È la cieca fiducia che hai in me, la confidenza cieca, infantile, senza limiti, immensa, che tu hai in me. Mi piace tanto ed è per questo che io mi chino verso di te con tanto amore e con tanta tenerezza». Per questa confidenza Gesù operò in lei meraviglie su meraviglie. Infatti le diceva: «Io farò inconsolata cose meravigliose perché la tua confidenza in me non ascogli. Tu credi a Gesù, al suo cuore misericordioso. Ora tutto è possibile a chi crede». Di citazioni del genere se ne potrebbero fare ancora molte. Imitiamo Suor Consolata in questa illimitata confidenza e domandiamo a Maria Bambina di ottenerci la confidenza cieca, infantile, senza limiti, nelle mani della divina provvidenza. Che tu hai in me. Mi piace tanto ed è per questo che io mi chino verso di te, porta felice del cielo, in te l'anima mia si affida. Per questa confidenza Gesù operò in lei meraviglie su meraviglie. Infatti le diceva: «Io farò inconsolata cose meravigliose perché la tua confidenza in me non ascogli. Tu credi a Gesù, al suo cuore misericordioso. Ora tutto è possibile a chi crede». Di citazioni del genere se ne potrebbero fare ancora molte. Imitiamo Suor Consolata in questa illimitata confidenza e domandiamo a Maria Bambina di ottenerci da Dio un abbandono pieno e fiducioso nelle mani della divina provvidenza. O Santa Bambina, mistica aurora, porta felice del cielo, in te l'anima mia si affida e in te spera. Come profonda è la mia tiepidezza nel servizio di Dio, quanto grande è il pericolo di dannarmi. O potente Avvocata, dalla tua piccola culla stendi benigna la mano, scuotimi dal penoso letargo, sorreggemi nel cammino della virtù. Fa che io serva il Signore con fervore e costanza fino alla morte e raggiunga così l'eterna corona. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Maria Bambina, prega per noi. E per intercessione della Beata Vergine Maria di San Giuseppe, il Signore Onnipotente vi benedica, vi custodisca e vi liberi da ogni male. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Siano lodati Gesù, Giuseppe e Maria.
Siamo all'interno del santuario dedicato a Suor Giuseppina Bakhita, la santa di Schio. È molto emozionante raccontare la sua storia in pochissime parole, perché in realtà anche la Chiesa merita tanto. Gli scledensi la chiamano affettuosamente da sempre Madre Moretta, perché infatti lei veniva dal Sudan, è morta nel 1947 e all'inizio faceva parte di un istituto della carità e poi è entrata a far parte delle Canossiane. Difatti questa a Schio è detta anche la Chiesa delle Canossiane, perché c'è una scuola molto importante e tutta questa storia nacque da una scuola per bambini. Questa piccola chiesa neoclassica è stata progettata da Bartolomeo Folladore ed ha una struttura interessante perché è a pianta centrale come il Pantheon di Roma, ma anche come tante meravigliose opere d'arte di Palladio, che non a caso siamo sul suo territorio. Però quello che si sente subito è l'atmosfera avvolgente e rasserenante di questo piccolo santuario, un piccolo gioiello a Schio, arricchito anche dalla presenza delle spoglie di Madre Giuseppina Bakhita, che tra l'altro sono proprio raffigurate molto belle, con un calco prezioso di una scultura. La chiesa che vediamo oggi fu cominciata nel 1853 e finita nel 1901, tantissimi anni, ma l'hanno fatta bene. Anche alcuni artisti hanno partecipato importanti, come per esempio Romano Cremasco, che è autore della bellissima Pietà, di tipo quasi un po' asburgico o strungarico, perché il Cristo stava tagliato. E poi ci sono le Vie Crucis di Guido Cremasco. Da vedere sono anche i 4 elementi monocromi di Giuseppe Mincato dedicati alle storie della Sacra Famiglia. Con Madre Bakhita conosciamo anche un pezzettino di storia, perché la sua vita è una storia straordinaria. Qui si può conoscere bene attraverso le fotografie, ma anche l'esposizione permanente. E comunque è clamoroso, oggi non potremmo mai pensare che una fanciulla in Africa venga rapita per diventare una schiava. E ci fa molto orgoglio pensare che un console italiano invece poi la compra per portarla in Italia. È talmente amata da tutti coloro che hanno a che fare con lei fa anche la bambinaia, che vorrebbero adottarla, ma qualsiasi altra vita a lei non interessa. Lei ha l'illuminazione, ha l'ispirazione, ha la vocazione e quindi in questa mostra possiamo seguire tutte le tappe di questo viaggio che l'ha portata poi a Schio alle Canossiane. E magari sarebbe contenta Madre Bakhita di sapere che ci facciamo anche un giro nella geografia grazie alla sua Africa, che è tanto rappresentata in questa mostra permanente a partire dal villaggio di Olgassa dove lei è nata, però poi nel tempo e nello spazio si arriva alla ricostruzione della sua camera da letto. Lei parlava anche il dialetto, parlava come noi e Dio lo chiamava il Paron e così proprio si familiarizzava certamente molto fin da allora con lo spirito di questa città che ama, sdrammatizzare, ama il sorriso e ama anche la spiritualità. Quello che non c'è bisogno di dire perché si sente, si sa quanto Schio vuole bene a Madre Giuseppina Bakhita, Madre Moretta, che è stata un esempio di liberazione e di integrazione e di coraggio. E questi argomenti oggigiorno sono di grande attualità e non è male ricordarseli attraverso questa bella figura di donna e di santa. Che ne dite?
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, il Signore sia con voi. Celebriamo oggi la memoria di San Gregorio Magno, Papa e Dottore della Chiesa del primo Medioevo. Fu un grande educatore e formatore di sacri ministri all'altare. Prima di celebrare ora l'Eucaristia, sacramento della Pasqua del Signore, rinnoviamo al Padre la nostra richiesta di perdono. Signore, che sei venuto a cercare chi era perduto, Kyrie eleison. Cristo, che hai dato la tua vita in riscatto per tutti, Christe eleison. Signore, che raccogli nell'unità i figli di Dio dispersi, Kyrie eleison. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Preghiamo. O Dio, che guidi il tuo popolo con la suavità e la forza dell'amore, per intercessione del Papa San Gregorio Magno, dona spirito di sapienza a coloro che hai posto a guida della Chiesa, perché il progresso del tuo santo gregge sia gioia eterna dei pastori. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Colossesi. Paolo, apostolo di Cristo Gesù, per volontà di Dio, e il fratello Timoteo, ai santi e ai credenti fratelli in Cristo che sono a Colosse. Grazie a voi e pace da Dio, Padre nostro. Noi rendiamo grazie a Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, continuamente pregando per voi, avendo avuto notizie della vostra fede in Cristo Gesù e della carità che avete verso tutti i santi, a causa della speranza che vi attende nei cieli. Ne avete già udito l'annuncio dalla parola di verità del Vangelo che è giunto a voi, e come in tutto il mondo esso porta frutto e si sviluppa. Così avviene anche fra voi, dal giorno in cui avete ascoltato e conosciuto la grazia di Dio nella verità, che avete appreso da Epafra, nostro caro compagno nel ministero. Egli è presso di voi un fedele ministro di Cristo e ci ha pure manifestato il vostro amore nello Spirito. Parola di Dio. Confido nella fedeltà di Dio in eterno e per sempre. Come olivo verdeggiante nella casa di Dio, confido nella fedeltà di Dio in eterno e per sempre. Voglio renderti grazie in eterno per quanto hai operato. Spero nel tuo nome perché è buono davanti ai tuoi fedeli. La fedeltà di Dio in eterno e per sempre. Il Signore mi ha mandato a portare ai poveri il lieto annuncio, a proclamare ai prigionieri la liberazione. Alleluia, alleluia, alleluia. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo Gesù, uscito dalla sinagoga, entrò nella casa di Simone.
La suocera di Simone era in preda ad una grande febbre e lo pregarono per lei. Si chinò su di lei, comandò alla febbre e la febbre la lasciò. E subito si alzò in piedi e li serviva. Al calar del sole tutti quelli che avevano infermi affetti da varie malattie li condussero a lui ed egli, imponendo su ciascuno le mani, li guariva. Da molti uscivano anche demoni gridando: tu sei il figlio di Dio. Ma egli li minacciava e non li lasciava parlare, perché sapevano che era lui il Cristo. Sul far del giorno uscì e si recò in un luogo deserto, ma le folle lo cercavano, lo raggiunsero e tentarono di trattenerlo, perché non se ne andasse via. Egli però disse loro: è necessario che io annunci la buona notizia del regno di Dio anche alle altre città. Per questo sono stato mandato. E andava predicando nelle sinagoghe della Giudea. Parola del Signore. Quanto è bello sapere che c'è qualcuno che mi fa passare qualche dolore e indisposizione, oppure mi ascolta mentre mi tolgo qualche peso dallo stomaco che mi turba e trattrista. Ora, attualizzando, cioè personalizzando il messaggio della scena evangelica, come per la suocera di Simone, Gesù può prendersi cura di me, mi può toccare, mi può sollevare, mi può guarire. E quando riconosco la mia guarigione e mi rivolgo verso Gesù, lo ringrazio per il suo salutare intervento e compio la mia professione di fede dicendo: Gesù, figlio di Dio, tu mi hai guarito, hai cambiato la mia povera e debole condizione. Allora, riconoscerci persone guarite e risollevate ci porta a vivere con grande pace e grande gioia, e soprattutto ci porta alla condivisione, cioè a farci vicino con occhio attento verso chi sta sperimentando la nostra stessa sofferenza e la nostra solitudine, come ha fatto la suocera di Pietro, che si alzò in piedi e li serviva dopo che la febbre se ne andò. Questa è buona notizia del regno di Dio, di cui fu grande artefice e testimone il grande Papa. Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna. Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza. Umili e completamente sia gradito il nostro sacrificio che oggi si compie dinanzi a te. Preghiamo, sorelle e fratelli, perché questo mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. A lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa. Volgi il tuo sguardo su di noi, o Signore,
perché nella memoria di San Gregorio Magno l'offerta di questo sacrificio che cancella i peccati di tutto il mondo giovi alla salvezza del tuo popolo. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, il nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a Te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, per Cristo Signore nostro. Tu doni alla Tua Chiesa la gioia di celebrare la memoria di San Gregorio Magno. Con i Suoi esempi la rafforzi, con i Suoi insegnamenti la ammaestri, con la Sua intercessione la proteggi. Per questo dono della Tua benevolenza, con la moltitudine degli angeli e dei santi, cantiamo senza fine l'inno della Tua lode. Santo, Santo Signore, Dio dell'universo, i cieli e la terra sono pieni della Tua gloria. Osanna nell'alto dei cieli. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna nell'alto dei cieli. Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai Suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice. Di nuovo ti rese grazie e lo diede ai Suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del Tuo Figlio, Ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e Ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla Tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della Tua Chiesa diffusa su tutta la terra, rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Giuliano, i presbiteri e i diaconi. E ricordati, o Padre Santo e buono, anche dei nostri fratelli e sorelle, dei defunti della famiglia Rigamonti e Piccamiglio, di Ivano e di Vittorina, che si sono addormentati nella speranza della risurrezione. E nella Tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del Tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna,
insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli, San Gregorio Magno e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo ed in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Guidati dallo Spirito di Gesù ed illuminati dalla sapienza del suo Vangelo, preghiamo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato, sicuri da ogni paura e turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tua la potenza e la gloria. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi Apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Cibo di vita eterna. Amen. Non diventi per me giudizio di condanna, ma la tua misericordia. Beati noi. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola ed io sarò salvato. Il corpo di Cristo mi custodisca per la vita eterna. Il sangue di Cristo mi custodisca per la vita eterna.
il funerale di Don Giovanni Furlan, ecco, mio confratello salesiano, morto l'altro ieri, avrà luogo alle ore 16 di oggi, nel pomeriggio, nella chiesa di Sant'Antonio. Preghiamo intanto per lui. O Signore, che ci nutri di Cristo pane vivo, nella festa di San Gregorio Magno, formaci alla scuola di Cristo Maestro, perché conosciamo la Tua verità e la viviamo nella carità fraterna. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. La messa è finita, nel nome del Signore e di Maria andiamo in pace. O Dio, Padre di misericordia, che ci hai donato Santa Giuseppina Bachita, quale sorella universale, evangelico modello di fede semplice e di operosa carità, dona anche a noi la volontà di credere e di amare il Vangelo ed esaudisci le preghiere di chiunque invoca la sua intercessione. Per Cristo nostro Signore. Amen. Santa Giuseppina Bachita prega per noi.
Amici di Trebi Meteo, un saluto e ben ritrovati a questo aggiornamento col TG di Trebi. Dopo una fine di agosto piuttosto instabile e perturbata su gran parte d'Italia, la prima perturbazione del mese di settembre ha fatto il suo ingresso sulle nostre regioni, lo vediamo bene dal satellite. Questa mattina un sistema nuvoloso è esteso dalla Sardegna fino all'Italia centrale e al nord-est e sta portando precipitazioni temporali anche localmente intensi. Dunque dal Tirreno all'Adriatico abbiamo delle zone coinvolte dalla pioggia, lo vediamo bene dalla webcam. Qui siamo a Puntone di Scarlino, vicino a Follonica. Questa mattina i temporali stavano interessando un po' tutta la costa toscana, anche fino a Grossetano, e la stessa situazione la ritroviamo anche sull'Adriatico. Dunque questi temporali che poi si sono estesi fino al medio alto versante adriatico. Qui siamo nelle valli di Comacchio, ai lidi di Comacchio, lidi ferraresi, con una situazione decisamente instabile questa mattina. Anche nelle grandi città del nord il tempo è instabile. Qui siamo a Milano, questa mattina ancora dei piovaschi, stanno interessando in maniera irregolare il capoluogo lombardo, la temperatura è calata. Quest'oggi al pomeriggio avremo anche delle schiarite, ma non si andrà oltre i 23 gradi. Stessa situazione anche a Venezia, con la città che è interessata da dei temporali nel corso della mattinata. Poi la situazione tende un po' a migliorare durante la giornata, ma ancora il rischio di temporali tra pomeriggio e sera sarà presente su gran parte del Veneto e anche sulla città di Venezia. Anche a Roma questa mattina è stata interessata dal passaggio di nuvosità, di acquazzoni di temporali. La situazione poi nel pomeriggio migliora, le temperature comunque sono calate sulla capitale d'Italia, non si andrà oltre i 27 gradi nel corso del pomeriggio. Ci spostiamo sul versante adriatico in Abruzzo, in particolare qui siamo all'Aquila, dove in queste ore sono in atto degli acquazzoni dei temporali anche su gran parte dei settori interni abruzzesi e marchigiani. Poi nel pomeriggio la situazione tenderà a migliorare. Adesso diamo uno sguardo anche alle città del sud, partendo da Napoli, che questa mattina è stata interessata anch'essa dal fronte perturbato che si è spinto appunto fino alla Campania, portando dei rovesci anche sul territorio napoletano, con temporali che nuovamente al pomeriggio potranno interessare gran parte della Campania e una temperatura massima che non andrà oltre i 27 gradi. Anche la Sicilia è stata lambita da questo passaggio del fronte, con delle nuvole che sono aumentate specialmente sui settori tirrenici e sul palermitano. Qui siamo proprio sul capoluogo siculo, con la possibilità di qualche nuovo piovasco a carattere irregolare nel corso della giornata. Una temperatura più elevata, siamo intorno ai 31 gradi per la presenza ancora di correnti meridionali, ma poi ruoteranno da maestrale, dunque avremo un calo delle temperature anche in Sicilia nel corso delle giornata di mercoledì. Infine uno sguardo alla Sardegna, dove questa mattina c'erano delle nuvole, qualche piovasco. Qui siamo nei pressi di Cagliari, poi però la situazione andrà migliorando in Sardegna. A fine delle prossime ore tornerà a prevalere il sole. Ieri ci sono stati anche dei nubifragi piuttosto intensi sulla Liguria, in particolare nelle valli genovesi sono caduti oltre 200 mm, creando situazioni di criticità su gran parte del territorio, come vediamo da questo video che ci giunge dai pressi di Favale di Malvaro, in provincia di Genova. Per quanto riguarda l'evoluzione, dunque questa perturbazione si sposterà verso levante nelle prossime ore e il tempo tenderà a migliorare a partire da mercoledì, con un aumento della pressione in sede mediterranea. Dei fronti lambiranno comunque le Alpi tra il 4 e il 5 settembre, portando qualche nuovo piovasco segnatamente sui settori alpini, prealpini e pedemontani, ma non avranno grandi effetti sul resto d'Italia. Infatti la tendenza verso il prossimo weekend è quella di una rimonta della pressione dell'anticiclone sul Mediterraneo centro-occidentale, che dunque porterà a una nuova fase tardo estiva, con temperature che torneranno ad aumentare. Non farà comunque particolarmente caldo, ma si potranno nuovamente toccare i 30 gradi e localmente superarli nelle ore centrali della giornata su buona parte delle nostre città. Per il momento è tutto, per maggiori dettagli rimanete aggiornati sul sito o sull'app di Trebi Meteo. Mark Rutte condanna le interferenze GPS russe. Per il segretario generale della NATO sarebbero una minaccia per tutta l'Europa. Offensiva a Gaza, almeno 60.000 riservisti saranno gradualmente richiamati da Israele, nonostante l'opposizione interna. La NATO sta lavorando per contrastare l'interferenza della Russia sui voli civili, lo ha annunciato Mark Rutte 2 giorni dopo che un aereo che trasportava la Presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, ha subito un'interferenza GPS poco prima dell'atterraggio in Bulgaria.
Secondo Rutte tali disturbi farebbero parte di una complessa campagna di minacce ibride da parte di Mosca. I always hated the word hybrid because it sounds so cuddly, but hybrid is exactly this, jamming commercial airplanes with potentially disastrous effects. An assassination attempt on a big industrialist in one of NATO allied countries, attacking the National Health Service in the United Kingdom. So these are not cuddly small incidents, these are huge incidents which have a huge impact. Per Rutte l'intero continente sarebbe minacciato dalla Russia. And the latest Russian missile technology, for example, the difference now between Lithuania on the front line and Luxembourg, The Hague or Madrid is 5 to 10 minutes. That's the time it takes this missile to reach these parts of Europe. So we are all under direct threat from the Russians. We are all on the eastern flank now, whether you live in London or in Tallinn. There is no difference anymore. Dall'inizio dell'invasione dell'Ucraina, i funzionari occidentali hanno accusato la Russia e i suoi proxy di aver messo in atto diverse decine di attacchi di guerra ibrida. L'Europa sta sperimentando un numero sempre maggiore di disturbi GPS a est e intorno al Mar Baltico, in particolare in prossimità di aeroporti e infrastrutture critiche. Recentemente l'aereo che trasportava Ursula von der Leyen ha subito un'interferenza durante l'atterraggio in Bulgaria. Le autorità di Sofia sospettano un'interferenza russa. Since the beginning of the war, of the invasion of Ukraine by Russia, so since February 2022, there has been a considerable and very notable increase in GNSS jamming and recently spoofing occurrences in Bulgaria and in the eastern flank from Finland to Cyprus, impacting EU aircraft and vessels. Behind this incident, l'anno scorso l'aereo che trasportava l'ex ministro della difesa britannico Grant Shapps ha subito un'interferenza GPS in prossimità di Kaliningrad, dove si pensano siano stati installati sistemi di interferenza russi. GPS jamming is basically creating radio noise to override the receiver from receiving any information from a satellite signal. That is usually what is understood as GPS jamming. GPS spoofing is more manipulative. It involves injecting false signals to give the receiver misleading information, whether it's navigation information, position information. Secondo l'esperto si tratta di una tecnica di guerra ibrida o elettronica utilizzata dalla Russia. It has been used to harass, intimidate neighboring countries. In the north of Norway and Finnmark, there's been lots of GPS jamming of ambulance planes, and of forestry operations. L'esperto rassicura i piloti sono addestrati ad affrontare questi scenari e conoscono metodi di navigazione alternativi. Il commissario alla difesa europeo ha dichiarato che l'Unione Europea aumenterà il numero di satelliti in orbita bassa per rilevare meglio tali interferenze. Il presidente del Partito Popolare Europeo, Manfred Weber, ha affermato che le interferenze russe che hanno disturbato il segnale GPS dell'aereo di Ursula von der Leyen hanno confermato che l'Europa deve rafforzare le proprie difese. The European level, the European Commission, Council and so on, is obviously a point of target for the Russian attacks. And that's why we have to strengthen also protecting our institutions on European level. Again, we want to have a peaceful and treaty-based and consent-based cooperation with all our partners. But if someone like Putin is becoming aggressive, is becoming brutal, takes our way of life into question, then we have to stand up and defend ourselves. Weber punta sullo strumento di prestiti da 150 miliardi di euro, noto come SAFE, per aumentare la produzione nel settore della difesa. It's not that responsibility of Romania, Poland and the Baltic countries to build up a European pillar of defense or a missile defense shield, for example. It's
the responsibility for all Europeans. So all Italians, Spaniards, the German citizens also have to invest in our security to protect the east of Europe. And that's why the East Shield, to build up a strong defense on the east side of the European continent, is a joint European responsibility. Le dichiarazioni di Weber arrivano mentre von der Leyen visita gli Stati membri che confinano con Russia e Bielorussia per promuovere i piani di aumento della spesa militare. Martedì Israele ha iniziato a mobilitare decine di migliaia di riservisti come parte del suo piano per ampliare l'offensiva a Gaza City, una misura che ha scatenato l'opposizione interna e la condanna all'estero. Il richiamo, annunciato il mese scorso, arriva mentre le forze di terra e aeree avanzano nel nord e nel centro della striscia, colpendo diversi quartieri di Gaza. Zeytun, un tempo il più grande quartiere della città, è stato devastato nell'ultimo mese, con strade deserte ed edifici ridotti in macerie. Gaza City è la roccaforte politica e militare di Hamas e secondo Israele ospita ancora una vasta rete di tunnel, nonostante i molteplici tentativi di smantellarla nel corso della guerra. È anche uno degli ultimi rifugi nel nord della striscia, dove si trovano centinaia di migliaia di civili che stanno affrontando sia il pericolo dei combattimenti che la carestia. Nel frattempo, le critiche alla guerra continuano a montare. Martedì un gruppo di soldati riservisti israeliani ha dichiarato che circa 365 di loro non si presenteranno al servizio militare. Non è chiaro se anche altri rifiuteranno l'ultima chiamata. Il Belgio riconoscerà lo Stato di Palestina all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite la prossima settimana, come già annunciato da Francia e Regno Unito. Il ministro degli esteri belga Maxime Prévost ha dato l'annuncio in un post su X, aggiungendo che saranno imposte sanzioni al governo israeliano. I partiti di maggioranza sono stati molto critici sulla guerra in corso a Gaza. Ik begrijp zeer goed dat het een gevoelig punt is, een heel gevoelig thema. We zien ook allemaal die beelden en iedereen is daardoor geraakt. Maar we moeten natuurlijk ook verder kunnen besturen met de problemen die hier nog op ons bord liggen, hier in Vlaanderen. En dat zijn er meer dan genoeg, zeker de komende maand. En dan is het belangrijk dat we dit kunnen achter ons laten, dat we nu weten hoe we willen reageren, welk signaal we willen geven en onder welke vorm. Belgio sanzionerà i ministri di estrema destra Itamar Ben-Gvir e Bezalel Smotrich, oltre che i coloni protagonisti di violenze in Cisgiordania e Gerusalemme Est. Il governo ha deciso infine di limitare le esportazioni di armi a Israele e di rivedere gli appalti e gli accordi commerciali con soggetti israeliani, una decisione su cui l'UE finora non ha trovato un accordo. Più di 1000 persone sono morte e 3000 sono rimaste ferite nell'Afghanistan orientale in seguito a un terremoto devastante. Il sisma di magnitudo 6.0 ha scosso le città della provincia di Kunar vicino a Jalalabad e Nangarhar. Gran parte della regione colpita si trova in un territorio remoto e inospitale. I funzionari hanno perciò avvertito che il bilancio delle vittime potrebbe aumentare in modo significativo alla luce degli sforzi delle squadre di emergenza per arrivare nelle zone terremotate. La Mezzaluna Rossa afghana ha confermato in un post sui social il drammatico bilancio di 1124 vittime, più di 3250 feriti e oltre 8000 case distrutte. I talebani hanno lanciato un appello alla comunità internazionale per un aiuto urgente. Non è la prima volta che un terremoto mortale colpisce l'Afghanistan. Nel 2023 un sisma di magnitudo 6.3 ha causato migliaia di vittime nella regione. Il presidente del Venezuela, Nicolás Maduro, ha detto che dichiarerà lo stato di guerra se le forze statunitensi dispiegate nei Caraibi attaccheranno il paese. La reazione arriva in seguito alla decisione dell'amministrazione Trump di ampliare la presenza navale nelle acque al largo del Venezuela nel tentativo di combattere i cartelli della droga nella regione che portano negli Stati Uniti sostanze illegali, tra cui il fentanyl attraverso i confini meridionali. Un funzionario della difesa americana afferma che 3 navi anfibie con a bordo una forza di oltre 4.000 soldati si aggiungeranno al dispiegamento. Maduro accusa l'amministrazione Trump di perseguire un cambio di regime a Caracas e ha descritto la presenza americana come la più grande minaccia che il suo continente abbia affrontato negli ultimi 100 anni. Maduro ha schierato circa 15.000 soldati lungo le coste e il confine con la Colombia e ha esortato i venezuelani ad arruolarsi.
Il presidente serbo Aleksandar Vučić e il primo ministro slovacco Robert Fico sono in Cina per incontrare il presidente cinese Xi Jinping. Pechino sta organizzando una parata militare coreografica in piazza Tiananmen per commemorare l'80° anniversario della vittoria contro il Giappone nella Seconda Guerra Mondiale. Per la Cina una cerimonia dall'alto valore simbolico e strategico. Vučić e Fico sono gli unici 2 leader occidentali a partecipare all'evento. Je mi osobne ľúto a priznám sa, že tomu ani celkom nerozumiem, prečo z členských krajín Európskej únie bude v Pekingu zastúpená len Slovenská republika. Vytvára sa nový svetový poriadok, nové pravidlá multipolárneho sveta, nová rovnováha síl, čo je pre medzinárodnú stabilitu mimoriadne dôležité. Vučić rimarrà a Pechino fino a giovedì. Durante il viaggio incontrerà il presidente russo Vladimir Putin, che punta a migliorare le relazioni con la Cina, oltre alla Corea del Nord. Almeno 26 leader mondiali parteciperanno alla massiccia parata militare che vedrà sfilare truppe e armamenti, la deterrenza strategica di Pechino. Ben ritrovati dalla redazione. Una bimba di 4 anni di lingua tedesca è morta annegata in serata ieri sulla spiaggia del camping Villaggio Europa di Grado, dove si trovava in vacanza con i genitori. Sono subito accorsi i soccorsi anche con un elicottero del 118, ma ogni tentativo per salvare la piccola è stato inefficace. La bambina è stata nuotata in mare, qualcuno l'ha portata sul bagnasciuga dove sono immediatamente giunti i soccorsi. Constatato il decesso, dopo i tanti tentativi e esperiti sono state avviate le indagini da parte del personale della Capitaneria di Porto, supportate dal nucleo radiomobile della Compagnia dei Carabinieri di Monfalcone. Bomba d'acqua su Trieste, strade allagate, blackout a Singhiozzo e decine di chiamate ai vigili del fuoco. Alle 23 si contavano oltre 150 richieste di intervento, di cui 100 ancora in coda. Il maltempo ha sferzato la città nel tardo pomeriggio di ieri. In poco meno di mezz'ora, dalle 18.47 alle 19.15, sono caduti 40 mm di pioggia, quanto basta ad allagare le strade. Poi a più riprese si sono registrati altri rovesci nel corso della serata. Poco dopo le 21 in particolare un'altra pesante scarica d'acqua. Dalle 21.07 alle 21.23 sono caduti altri 21 mm di pioggia in soli 16 minuti. Una donna di 68 anni è stata investita da un'automobile mentre attraversava le strisce pedonali. L'incidente è avvenuto a Fiume Veneto, in via Trento. Secondo quanto riportato, la signora stava attraversando la strada quando è sopraggiunta una Fiat Punto guidata da un 74enne che non si è accorto della presenza della 68enne. Sul posto è intervenuto anche l'elisoccorso che ha trasportato la donna in volo
all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine in codice giallo. Ha riportato una ferita alla testa e al braccio. Le sue condizioni non sarebbero gravi. Cambiamo argomento. Previo un incontro tecnico in programma nei prossimi giorni. A partire da lunedì 8 settembre la strada regionale TS11 di Prebenico sarà riaperta alla circolazione dei mezzi fino a 3,5 tonnellate. La circolazione dei mezzi pesanti sarà invece vietata fino al termine di un intervento di messa in sicurezza definitiva della strada. Lo ha annunciato l'assessore regionale alle infrastrutture e trasporti Cristina Almirante al termine della riunione al Palazzo del Governo di Trieste, alla quale hanno partecipato i rappresentanti della Prefettura, dell'EDR di Trieste, del Comune di San Doldico della Valle, del Comune di Capodistria, i referenti del Servizio di Polizia Stradale e il Console Generale della Repubblica di Slovenia, Gregor Schutz, per definire le modalità di riapertura della strada regionale TS11 di Prebenico, bloccata da marzo a causa di uno smottamento che ne ha compromesso la stabilità. Uno sguardo alle previsioni meteorologiche. Per oggi cielo in genere variabile con schiarite più ampie e durature verso la costa. Nel pomeriggio sulle prealpi Giulie è possibile qualche debole pioggia sparsa che in seguito potrebbe estendersi anche alla fascia al confine con la Slovenia. Temperature massime in aumento, temperature minime in pianura fra 15 e 18 gradi, sulla costa fra 19 e 21, temperature massime ovunque fra 25 e 27 gradi centigradi. Previsioni a cura di ARPA e FVG Meteo. Ed è tutto per il momento con l'informazione, grazie per averci seguito, a più tardi. Buonasera e benvenuti alla panoramica settimanale. Il presidente della regione istriana Boris Miletic ha tenuto la prima conferenza stampa ordinaria, soffermandosi sulle principali attività e progetti realizzati durante l'estate in Istria. Il presidente della regione istriana ha tenuto la sua prima conferenza stampa ordinaria, soffermandosi sulle principali attività e progetti che si sono svolti durante l'estate in Istria. Dunque, durante il primo semestre del 2025 sono stati eseguiti tutti i lavori preparatori, smontate le installazioni esistenti, le condutture, le attrezzature e gli infissi. Sono stati completati i lavori di demolizione dell'attuale edificio del ristorante e del reparto di degenza. Sono stati realizzati i lavori di scavo, cioè del piano interrato, e degli scavi per le fondazioni in cemento armato del futuro edificio. Nel corso della prima metà del 2025 sono stati eseguiti i lavori in cemento armato della struttura stessa dell'edificio. Sono stati cementati i muri, i pilastri, il solaio, i sotterranei e gli altri piani, tutto in conformità con la documentazione progettuale. È stato effettuato lo spostamento della canalizzazione dell'edificio adiacente e si stanno eseguendo i lavori preparatori nell'area circostante dell'edificio. È stata realizzata l'impermeabilizzazione del piano interrato e dei muri. L'edificio avrà un seminterrato e 7 piani. Il completamento dei lavori è previsto per la seconda metà del 2026. Per quanto riguarda i principali investimenti infrastrutturali, Miletic ha ricordato che procedono secondo i piani la riqualificazione dell'edificio dell'ex ospedale navale di Pola in una struttura residenziale con 22 appartamenti destinati al personale sanitario carente, la costruzione del nuovo edificio della scuola elementare italiana Cittànova, la ricostruzione e l'ampliamento della scuola elementare di San Vincenti, nonché l'adattamento degli spazi della scuola elementare Vladimir Nazor a Carnizza. Per la ricostruzione e l'ampliamento delle scuole elementari di Gimino e Marzana sono attualmente in corso le procedure di gara
pubblica per i lavori, la direzione tecnica e la supervisione professionale, ha spiegato Miletic. Una parte significativa della conferenza è stata dedicata alla stagione turistica 2025 che, a giudicare dagli indicatori, si concluderà ai livelli dello scorso anno. Per quanto riguarda l'alta stagione turistica, ha sottolineato Miletic, abbiamo già raggiunto i massimi possibili. La priorità rimane quindi il rafforzamento di un turismo annuale e sostenibile, l'aumento della qualità e una maggiore valorizzazione del servizio, ha concluso il presidente della regione istriana. L'ambasciatore della Repubblica Italiana in Croazia, Paolo Trichilo, ha visitato il comune di Fasana, dove è stato accolto dalle autorità comunali e dai rappresentanti della comunità degli italiani per conoscere più da vicino il lavoro e le attività dedicate alla tutela della lingua, della cultura e delle tradizioni italiane. Sua Eccellenza l'ambasciatore della Repubblica Italiana in Croazia, Paolo Trichilo, è arrivato presso il Palazzo Comunale a Fasana, dove ha incontrato i rappresentanti delle autorità comunali, della comunità italiana e dell'Unione Italiana. Durante l'incontro è stato informato sui progetti e sulle attività più importanti che la comunità porta avanti in questa parte dell'Istria, con particolare attenzione alla tutela della lingua, della cultura e delle tradizioni italiane. La vice sindaca ha colto l'occasione per ringraziare l'ambasciatore e ha raccontato in lingua italiana la storia dello sviluppo del comune e il lavoro e le iniziative della comunità italiana, sottolineando ulteriormente l'importanza della cooperazione culturale e della salvaguardia dell'identità della comunità italiana di Fasana. Devo dire che le sue attività sono soprattutto molto importanti che fanno con i giovani, perché dopo di noi restano i giovani, e voglio cogliere l'occasione ancora una volta per la vostra visita e nella speranza che la minoranza italiana sia sostenuta anche in avanti per i suoi progetti e nelle sue attività. Dopo la visita al comune si è trasferito presso la comunità degli italiani, dove lo hanno accolto anche i membri della comunità stessa. È il primo ambasciatore, l'unico fino adesso, che ha visitato il comune di Fasana come comune e la nostra comunità, l'ambasciatore italiano. Perché sono molto molto fiero di essere io il primo presidente della comunità che ha ricevuto un ambasciatore italiano qui, nella nostra comunità. E ringrazio anche i nostri membri della comunità, quelli presenti qui, che erano una bella quantità di ragazzi e signore, sono venuti, li chiamo i ragazzi, no? Tutti contenti. Non abbiamo fatto un rinfresco così perché fa caldo, mettere le cose, il rinfresco minimo, c'era un bel discorso. Abbiamo conosciuto, non ci sono problemi per adesso, è la vita normale, quotidiana. Allora lavoriamo quello, contatto ciò che abbiamo fatto e quello che loro ci possono aiutare, anzi per adesso va tutto normale, nelle linee normali. All'ambasciatore abbiamo mostrato tutti i nostri lochi dentro la sala, cosa si fa, dalla sala della dirigenza alla sala delle belle arti, le arti che le signore fanno in ceramica, varie cose, il coro, il fiore all'occhiello, non era tutto il coro conta sulle 30 persone, qui non c'erano 30, era poco o meno, però tutti i membri che erano qui presenti oggi, di pomeriggio, mattina, erano membri del coro. E sono contentissimo, abbiamo mostrato anche la biblioteca. Sua Eccellenza Paolo Trichilo è un ambasciatore al quale va il mio più sentito ringraziamento, perché effettivamente è già da quando è arrivato, poco più di un anno, che si sta impegnando proprio nel cercare di incontrare tutte le nostre comunità e di conseguenza anche i comuni. Oggi abbiamo constatato che è il primo ambasciatore d'Italia che ha visitato il comune di Fasana, nonché la comunità di Fasana, e sicuramente questo è un aspetto molto importante per i nostri connazionali che, vedendosi avanti l'ambasciatore, cioè il rappresentante dell'Italia in Croazia, sicuramente si sentono molto più coinvolti in questa nostra comunità. Avere la possibilità di essere accolti in lingua italiana al comune sicuramente è stato un grande piacere per l'ambasciatore. Poi qui in comunità, pur essendo questa comunità numericamente forse tra le più piccole, sicuramente non è meno virtuosa, e con l'ambasciatore ha potuto sentire quali sono le attività della comunità, dal coro alle attività artistiche, attività ricreative, attività di balletto per bambini e via dicendo.
e constatare che ci sono 30 elementi nel coro di Fasana è sicuramente un aspetto molto positivo e molto importante. L'impegno nei confronti dei più piccoli è sicuramente una garanzia per il futuro. Oltre all'accoglienza, l'ambasciatore ha ricevuto l'omaggio da parte del comune e della comunità di Fasana. Sentiamo ora un commento dell'ambasciatore sulla sua visita. E ne ho tratto una buona impressione anche per quello che riguarda le attività che si svolgono a Fasana, anche se è una realtà più piccola numericamente, però è sempre importante che ci siano queste comunità che mantengono viva la lingua, la tradizione e la cultura italiana in Istria. È una comunità comunque attiva perché mi hanno raccontato che c'è il coro, quello femminile, che è molto in gamba, molto apprezzato, ma anche il coro maschile, le attività di ceramica, di ballo, attività per i bambini, la biblioteca, ho visto, so che è aperta 2 volte a settimana, insomma è una comunità attiva e ho saputo che ha un ottimo rapporto anche con il comune e quindi ho anche constatato che l'Unione Italiana è attenta alle esigenze qui della sede, quindi anche a Fasana una bella realtà. Un giorno prima della visita a Fasana, l'ambasciatore Paolo Trichilo ha fatto tappa alle località di Dignano e Galesano, con visita alla sede Infobip, l'incontro con il sindaco e la vice sindaco di Dignano e Galesano e inoltre con le 2 comunità degli italiani, per poi partecipare al Festival internazionale del folklore Leron. L'Infobip è una grande azienda croata, un'azienda unicorno come si dice, ma il suo CEO è un connazionale, Silvio Kutic, che è anche uno dei fondatori, e quindi io avevo già visitato il loro campus a Zagabria e ho avuto il piacere anche di visitare il campus qui a Dignano, molto, molto bello, e veramente faccio i complimenti a questa azienda che è attiva in tutto il mondo, letteralmente in tutto il mondo. E poi ho avuto incontri a Dignano con il sindaco prima e gli ho fatto le congratulazioni, visto che è nuovo, è stato appena eletto nelle ultime elezioni, e ho incontrato la comunità degli italiani, sia quella di Dignano e quella di Gallesano, 2 belle realtà, molto direi strutturate, ben organizzate, ne ho avuto una buona impressione. Per la prima volta, giusto? Per la prima volta, sì, e credo sono stato anche il primo a essere andato a assistere al Festival Leron, che è stato un bellissimo festival, è una delle attività importanti che realizza l'Unione Italiana anche attraverso i fondi del governo italiano, e quindi diciamo, si confermano queste attività per tutta la popolazione. Noi ringraziamo l'ambasciatore per la sua visita e la tappa presso la comunità. Il comune di Medolino ha ottenuto un risultato turistico straordinario a luglio, classificandosi al 3° posto tra le principali destinazioni della Croazia per traffico turistico secondo i dati del sistema e-Visitor dell'Ente Nazionale Croato per il Turismo. Con oltre 812.000 pernottamenti e quasi 118.000 arrivi, Medolino si è posizionata al 3° posto tra tutte le destinazioni in Croazia. Meglio hanno fatto soltanto Rovigno e l'isola di Vir, mentre dietro a Medolino sono rimaste Parenzo, Umago, Ragusa, Spalato e molte altre note località. Ancora più significativo è il dato relativo agli ospiti stranieri. Nel solo mese di luglio il comune di Medolino è stato secondo in tutta la Croazia, con l'impressionante cifra di 795.400 pernottamenti e 114.879 arrivi. È evidente che siamo ancora una destinazione amata dai nostri mercati di provenienza, in primo luogo Germania, Austria, Italia e Slovenia, e che possiamo offrire ai nostri ospiti in quest'area valori, servizi ed esperienze che altre destinazioni non possono. Questi risultati non sono arrivati per caso, ma sono il frutto della collaborazione tra comunità locale, affittuari privati, ristoratori, albergatori e tutti gli operatori turistici che con il loro lavoro e la loro cortesia creano i motivi per cui gli ospiti scelgono di tornare. A confermarlo è anche il fatto che Medolino ha già superato la soglia dei 2 milioni di pernottamenti. Così, fino al 16 di agosto, siamo allo stesso livello dell'anno scorso. In questo momento abbiamo già raggiunto circa 2.100.000
100.000 pernottamenti, che corrispondono in percentuale allo stesso risultato del 2023, il che significa che la stagione è davvero buona. Per quanto riguarda invece il numero degli ospiti, registriamo un aumento di circa il 2%. Circa il 38% dei pernottamenti è stato realizzato nei campeggi, seguito dagli alloggi privati, dagli hotel e dal ricettivo non commerciale, sottolinea Idjakovic, aggiungendo come l'auspicio sia quello di una stagione il più lunga possibile, così da alleggerire le folle nel periodo di massimo afflusso. Attraverso numerosi eventi e contenuti agli ospiti viene infatti offerta un'esperienza unica della destinazione. Per quanto riguarda le manifestazioni, già alla fine di agosto si terrà un bel evento che era stato rinviato e che rappresenta un'esperienza speciale per i diportisti. Un evento di musica corale dalmata soprannominato Klapa a Portić, dove quest'anno il gruppo vocale locale ospiterà il noto tenore Gianni Stipanicev, un tempo cantante di cori vocali dalmati e oggigiorno interprete di musica leggera. Naturalmente seguiranno ancora diverse feste, quelle dei club locali, la notte gialla del club calcistico Medolino, la notte del canottaggio e anche la notte di Medolino, rinviata a causa del maltempo, che si terrà sabato 20 settembre con lo stesso cantante previsto in origine, cioè Dalmatino. Le cifre dimostrano ancora una volta che Medolino resta una delle mete estive più ambite dell'Adriatico. Dopo il nuovo parco giochi nel quartiere Punta di Umago, anche Petrovia può festeggiare uno spazio dedicato ai bambini. Con questa apertura i parchi costruiti o rinnovati a Umago negli ultimi 16 anni superano quota 40, a conferma dell'attenzione della città alla qualità della vita delle nuove generazioni. Il parco di Petrovia si estende su circa 230 metri quadrati ed è pensato per i piccoli dai 2 ai 10 anni. I lavori hanno previsto la rimozione delle vecchie strutture, la posa di nuove attrezzature moderne, pavimentazione in autobloccanti e superfici gommate antitrauma per garantire la massima sicurezza. Un aspetto molto apprezzato è la cura nella conservazione degli alberi e della vegetazione esistente, che continueranno a offrire ombra e freschezza naturale durante le giornate estive. Tra i nuovi giochi installati ci sono scivoli, altalene, una giostra, un pannello didattico e i classici dondoli e cavallucci a molla. Elementi semplici ma capaci di stimolare fantasia, socialità e movimento. Ingredienti essenziali per un'infanzia sana e felice. Già nelle prime ore di apertura le risate dei bambini hanno riempito l'aria, trasformando il parco in un punto di ritrovo per tutta la comunità. La nostra volontà è che ogni quartiere di Umago disponga di strutture di qualità per la vita quotidiana, in particolare per i più giovani, ha sottolineato il sindaco Villi Bassanese durante la visita inaugurale. Con investimenti come scuole decentrate, asili o parchi giochi, garantiamo ai bambini di crescere in un ambiente sano, sicuro e stimolante, offrendo al contempo ai genitori una qualità di vita aggiuntiva. Il parco di Petrovia rappresenta un ulteriore passo verso uno sviluppo equilibrato di tutti i quartieri. L'intervento, affidato all'impresa Maruspa di Grisignana, ha comportato un investimento complessivo di 58.270 euro. Da oggi i bambini di Petrovia hanno un nuovo luogo in cui correre, ridere e giocare in sicurezza, un piccolo cuore verde che arricchisce la vita del quartiere. L'impatto di un asteroide o di un altro corpo estraneo con la Terra è un tema frequente dei film apocalittici di Hollywood. Sebbene la storia ci insegni che una simile possibilità è tutt'altro che irrealistica, può la nostra civiltà difendersi da una minaccia proveniente dallo spazio e come accorgersene in tempo. Ne abbiamo parlato con il nostro più noto astronomo Corrado Korlevic presso l'osservatorio astronomico di Visignano. Ricordiamo solo due esempi. Circa 65 milioni di anni fa un asteroide di 10 km di diametro colpì l'area dell'attuale Messico, provocando l'estinzione dei dinosauri. In tempi più recenti il caso più famoso risale al 1908, la cosiddetta esplosione siberiana. L'asteroide, che allora esplose sopra la regione di Tunguska, liberò un'energia equivalente a 10-15 megatonni di TNT,
più potente quindi della maggior parte delle bombe nucleari. L'esplosione rasa al suolo 2000 km² di foresta. Le persone nel raggio di 60 km avvertirono un'onda di calore e violenti tremori, mentre abitanti a oltre 500 km di distanza videro una strana luce nel cielo. Nonostante la distruzione, la scarsa popolazione della zona evitò una tragedia umana di proporzioni enormi. L'Osservatorio astronomico di Visignano è noto per il suo importante contributo alla scoperta degli asteroidi, collocandosi tra gli osservatori più produttivi al mondo in questo campo. Con il suo direttore, lo stimato scienziato Korado Korlević, parliamo dei potenziali pericoli provenienti dallo spazio. Abbiamo oggetti che vanno in collisione con la Terra, raramente, ma 5 volte all'anno vanno in collisione. Per fortuna la Terra è disabitata, così che se succede da qualche parte sopra il Pacifico, allora non capita nulla a nessuno. Ma se succede come nel 2011 a Chelyabinsk, 1400 feriti, oppure come nel 1908 a Tunguska, allora abbiamo 2000 metri quadrati bruciati. Quindi esistono urgenze che si affrontano, ma fino ad ora non abbiamo avuto l'allarme di dover spostare le persone da qualche luogo perché quel luogo sarà distrutto. Ma succederà nei prossimi anni qualcosa in maniera inevitabile. Ogni notte guardate nello spazio? Se è sereno, allora sì, ci sono i turni di sorveglianza e non solo noi, ci sono una ventina di osservatori astronomici chiave che svolgono questo lavoro e poi abbiamo ancora una cinquantina di osservatori che intervengono quando la situazione è critica, quando viene inviata un'email di massima urgenza. E cosa, per esempio, per voi è più emozionante guardare e non cercare? Guarda, quando per noi è emozionante, allora non va bene. Significa che l'oggetto è tra la Terra e la Luna, che abbiamo un impatto sicuro e che non sappiamo quanto è grande. All'inizio non sappiamo quanto è grande. Per fortuna, se è più piccolo della dimensione di un'auto, allora non succede nulla a nessuno. Ma se è delle dimensioni di un autobus, allora è un pericolo per qualche luogo, se è di tipo ferro-nickel. Se supera i 100 metri, allora è un oggetto city killer e per fortuna un tale non l'abbiamo ancora mai avuto. Per prevenire minacce future, gli scienziati di tutto il mondo lavorano a programmi di difesa planetaria. La NASA già nel 2016 ha fondato l'Ufficio per la difesa planetaria con lo scopo di monitorare gli oggetti potenzialmente pericolosi vicini alla Terra. Nel 2022 la missione DART ha testato con successo la tecnologia di deviazione di un asteroide, impattando contro Dimorphos a una velocità di 22.500 km/h e modificandone l'orbita. Questo storico successo dimostra che l'umanità potrebbe davvero prevenire futuri impatti catastrofici a condizione di proseguire con la ricerca e lo sviluppo tecnologico. Lo scorso fine settimana Barbana ha celebrato la 50esima edizione della Giostra dell'Anello, che come ogni anno ha offerto numerose emozioni cavalleresche. Ha visto la partecipazione di numerosi ospiti, alcuni esponenti della leadership statale e ospiti del mondo pubblico, politico e culturale. Scoprite chi è il vincitore nel servizio che segue. La 50esima edizione giubilare della Giostra dell'Anello si è aperta con una scena insolita. 5 paracadutisti si sono lanciati da un aereo e sono atterrati sopra la pista, portando con sé il simbolo centrale della gara, l'anello. In apertura, il presidente della società Giostra dell'Anello, Aldo Osip, ha salutato i presenti, tra cui Gordan Jandrokovic, gli ex presidenti della Repubblica di Croazia, Stipe Mesic e Ivo Josipovic, il ministro Irena Hrstić, il presidente della regione Boris Miletic, il sindaco del comune di Barbana, Andi Kalčić e altri. Per la prima volta, la delegazione della Giostra dell'Anello è venuta al Sabor croato, dove ci siamo incontrati e abbiamo parlato. Spero che questo sia l'inizio di una nuova tradizione, in cui potremo davvero vivere la Giostra dell'Anello come un evento nazionale, con una propria base tradizionale e identitaria, importante anche per il turismo istriano, nonché come maniera per celebrare i valori della cavalleria, del coraggio, della combattività, della perseveranza e dell'abilità in ciò che questi atleti effettivamente fanno. Sappiamo tutti che le prime testimonianze della Giostra dell'Anello risalgono al 1696, quindi è ancora più antica della Sinjska Alka, sebbene non abbia la stessa continuità. D'altra parte, abbiamo giovani che hanno accettato la scienza come una sfida e sono lieto che come regione abbiamo sostenuto il nostro centro per la divulgazione della scienza, che è dove tutto questo, tramite l'innovazione, ha avuto inizio.
Questo è forse un modo per attrarre le giovani generazioni a continuare questa meravigliosa tradizione. Da bambino ricordo di aver assistito alla Giostra dell'Anello. È stata un'esperienza enorme per noi. Ora, come possiamo attrarre anche i più giovani a viverla in questo modo? Credo che attraverso questa gara possiamo interessarvici una gamma molto più ampia di giovani, rispetto a quanto sarebbe possibile solo con la cavalleria e la competizione. Seguì l'evento principale, una corsa in cui 16 cavalieri si affrontarono per aggiudicarsi il prestigioso titolo. Il passaggio di ogni cavaliere fu seguito con tensione e con il caloroso sostegno del pubblico, il tutto sotto l'occhio vigile della giuria. Il nostro compito è controllare lo svolgimento degli eventi della Giostra dell'Anello e della Corsa alla Vera. Decidiamo i punteggi, le classifiche, decidiamo chi cavalca e controlliamo che sia il cavaliere che il cavallo indossino le uniformi complete al momento del punteggio. Poi contiamo i punti. La tensione a Barbana ha raggiunto il culmine. I 3 migliori cavalieri erano a pari merito e sono stati necessari i supplementari. Il vincitore della Giostra dell'Anello di quest'anno è stato Antonio Ossip, con un totale di 8,5 punti. A 39 anni ha già gareggiato 10 volte e la sua prima vittoria risale al 2020. Dopo l'emozione all'ippodromo, la festa si è spostata in piazza con Mladen Grdović e la band Vigor. La 50esima edizione della Giostra dell'Anello si è tenuta sotto il patrocinio del presidente della Repubblica di Croazia, Zoran Milanović. A Rovigno si celebra un quarto di secolo di musica e grandi emozioni. 25 anni del progetto Ronald Braus e ospiti. Sul palco artisti internazionali e giovani talenti e quest'anno anche un ospite speciale con radici rovignesi. Nel cuore di Rovigno, nel parco dell'Hotel Montemolini, un concerto speciale ha celebrato i 25 anni del progetto musicale Ronald Braus e ospiti. Sarebbe un mio progetto che è nato 25 anni fa, essendomi laureato all'Accademia di Zagabria, volevo regalare ai miei concittadini il concerto del diploma, con il quale ho cominciato questo bellissimo ciclo di progetti che ogni anno cresceva. Man mano io trovavo un'idea come avvicinare ai miei concittadini la musica, l'arte, la prosa, la moda, così cresceva di anno in anno. Abbiamo cominciato nel castello dell'albergo dell'isola di Sant'Andrea e pian pianino siamo usciti fuori, poi ci siamo allargati per finire ultimamente dopo la pandemia del Covid davanti all'albergo Montemolini, che secondo me adesso è una cosa bellissima, un posto che riceve più gente, non bisogna fare il traghetto e tutto quello che c'è da fare. Accanto al fondatore e ideatore del progetto, Ronald Braus, sul palco si sono esibiti artisti di fama internazionale e storici collaboratori, tra cui Christel René, Sandra Böhm, Mila Elegovic e la leggendaria Anica Zubovic. E dopo abbiamo un po' lasciato il palco ai giovani artisti, David Temelkov, Irma Dragicevic e Matteo Tromba, e nel frattempo si sono esibite le 2 grandi attrici di Belgrado, Vesna Cipcic e Svetlana Vojkovic, e una sfilata di moda presentata da Silvana Morgan di Rovigno. Un quarto di secolo di musica, passione e grandi artisti amici del progetto che hanno fatto di questa iniziativa un punto di riferimento per la città e non solo. Negli ultimi anni in questo mio concerto si sono esibiti tanti artisti che i nostri concittadini conoscono, Radojka Šverko, Lidia Perzan, Ljubka Dimitrovska, Maja Ojaklijevska, parlando del progetto Ronald Braus e Gosti. Ma da questo progetto è nato il Festival Rovigno Art and More, che in questi ultimi 7 anni si è allargato. Quest'anno tra gli ospiti illustri anche il grande violinista Stefan Milenkovic, il cui nonno materno era proprio di Rovigno. Stefan ha fatto il concerto presso la Sala Adris, conosciuta anche come Ex Gogo, dove ha fatto un concerto d'eccellenza e è piaciuto tanto anche il dialogo dopo che ho fatto con lui, perché la gente ha conosciuto Stefan in un'altra maniera, come sportivo, come umanitario, e tutti si sono trovati benissimo. In segno di riconoscimento, Ronald Braus ha ricevuto dalle mani del vice sindaco Dino Sosic e della presidente del Consiglio Comunale Tea Batel una scultura della Batana, simbolo di Rovigno. Il Festival Rovigno Art and More prosegue fino alla fine di agosto. Il 28 agosto, sulla terrazza estiva Vlado Benussi della Comunità degli Italiani, andrà in scena lo spettacolo teatrale L'ultima analisi di Freud. 2 giorni dopo, sempre nello stesso luogo e alla stessa ora, sarà proiettato il film L'estate in cui ho imparato a volare. L'ingresso è libero. Ed è tutto per stasera, grazie per l'attenzione, ci vediamo domenica prossima, sempre alla stessa ora. Buona serata.
qualche quaderna o qualche cinquina. Dove ti va così tutto trincato? So della ma tutto impegnato. Festa se dell'uva e tutti corri qua. Quando comincerà la tombola. Ciappa l'americano. Ciappa ciappa, intanto cosa 3 numeri. Ciappa l'americano. Varati che sei anche il numero 33. Anni di Cristo. Ciappa l'americano. Se ciappo mi che pago di bevere a tutto buio e anche dintorni. Ma Ciappa l'americano. Ma costi qualche ciappo qua non succede niente. Ciappa l'americano. Qualche speranza c'è, ma e finalmente ti ga indovinare. Fitiga ciappa la tombola. Tutti te cerca, tutti sono andati. Paga da bever e torna qua. Ciappa l'americano. ma la tombola c'è qua e adesso me la bocco. Ciappa l'americano. E anche presto, che non mi vedi nessuno. Ciappa l'americano. Meno che da con nessun niente. È vero o no? È vero o no? No. No, è vero o no? Trappavine rock and roll, trappavine rock and roll, trappavine rock and roll, trappavine rock and roll. Ciappa l'americano. Ma meno che da con nessun niente. È vero o no? No. È vero o no? È vero o no? È vero o no? No. Un Bristlia che lungo il corrido va scorrendo sul placido mar. A te manda un festevole grido, con amico sul far. Vuoi smeraldi che bimbi olivetti, sono i figli a lontano stranier, sono sempre più dolci vignetti, nuova fonte di vita e piacere. Delle muse, il sorriso, il sapere, le culto, il dolor, sì, l'onor. Ai tuoi figli che brilla sul viso, l'amistade che viene dal cor. L'amistade che viene dal cor. Delle muse, il sorriso, il sapere, le culto, il dolor, sì, l'onor. Ai tuoi figli che brilla sul viso, l'amistade che viene dal cor. Un Bristlia che lungo il corrido va scorrendo sul placido mar. A te manda un festevole grido, con amico sul far. Vuoi smeraldi che bimbi olivetti, sono i figli a lontano stranier, sono sempre più dolci vignetti, nuova fonte di vita e piacere. Delle muse, il sorriso, il sapere, le culto, il dolor, sì, l'onor. Ai tuoi figli che brilla sul viso, l'amistade che viene dal cor. L'amistade che viene dal cor. Delle muse, il sorriso,
sorriso, il sapere che colto il dolor, sì o non. Ai tuoi figli che brilla sul viso, l'amistà.